Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Siamo partiti un po' in ritardo perché stavamo aspettando anche Diego Pacello, ma dovrebbe arrivare. Innanzitutto grazie per essere qua oggi. Vi anticipiamo già una cosa. Oggi, visto che il tema è il welfare aziendale e il tema appunto è la conciliazione, volevamo essere un po' meno formali che altri appunto convegni e giocare sul fatto che oltre a essere e ad avere ognuno di noi un proprio ruolo, un proprio lavoro, siamo anche delle persone che hanno una propria vita personale. E quindi, diciamo, abbiamo iniziato e ci iniziamo a presentare io e Arianna Visentini, che è socio fondatore di Variazione SRL, che è una società che ha sede a Mantova e si occupa di work-life balance e di welfare aziendale. È una delle società più importanti che c'è in Italia su questo, sì. lavora da molto tempo su questi temi e quindi è proprio un piacere che sia qua con noi oggi. Grazie Fabio. Detto dall'altra società eccellente, di eccellenza sul territorio nazionale, mi onora. Questo ruolo, diciamo, di facilitatori oggi ce l'hanno affibbiato a me e Fabio, che di professione, vedrete, non siamo conduttori. Vi sveliamo già un segreto, anzi Fabio Stregliotto è fondatore e socio di Innova SRL, che si occupa di welfare di comunità, quindi diciamo due società che di quello di cui parleremo oggi hanno fatto un mestiere. Però non è vero che sei solo socio fondatore di Innova SRL, dici tutta la verità. E quindi sei in realtà... Esattamente, sono padre di 3 figli maschi, tra l'altro ho scoperto che non siamo solo io e te, Arianna, svelo già che anche tu, c'è qualcun altro sul tavolo che ha 3 figli. Ad avere questo primato. Esattamente. Vi dico solo una cosa, che uno dei problemi che ho avuto nella mia vita professionale è quando i miei figli erano alle elementari e dovevano spiegare esattamente che lavoro facevano, alla fine... Che lavoro tornavano facevi? a casa, tornavano a casa e me lo hanno chiesto le prime volte. A un certo punto, non capendo esattamente che lavoro era rispetto all'insegnante, l'idraulico e tutti gli altri lavori dove effettivamente hanno una connotazione precisa, e siccome ho la passione della fotografia, cosa dicevano? Mio papà fa il fotografo, perché era la cosa concreta che vedevano che facevo, cioè che avevo un attrezzo in mano, perché l'altro lavoro, non avendo attrezzi visibili, per loro diciamo era difficile da individuare. Quindi, non so te, con i tuoi 3 figli, come è andata? No, è vero, più o meno la confusione sul ruolo dei genitori, poi figurati per una mamma che ha provato a fondare una società, i miei figli, soprattutto il piccolo maschio, sottolineiamo, mi chiede: ma davvero, tu hai un'azienda tua, ma piccola, e poi torno a casa, come va la tua piccola azienda? E quindi insomma è tutto una scoperta. Certo che non è necessario avere figli per avere, diciamo, per essere dei protagonisti della conciliazione oggi. Quindi io per esempio, a me piace andare in bicicletta, corro, quindi c'è tutto un universo della nostra vita privata che fa i conti tutti i giorni con gli orari, i tempi di lavoro, che forse ha a che fare più con la qualità della vita in generale, quindi non necessariamente con l'avere figli, oppure con l'altro problema che è invece i nonni, i genitori, tu. Il welfare familiare, quello sì. che di solito nei convegni non ne parliamo quasi mai, e che invece diciamo è stato ed è il supporto più grande che normalmente le famiglie hanno. Io volevo dirvi gli obiettivi che abbiamo oggi. Allora, perché ovviamente non è che stiamo qua a raccontarci cosa facciamo di bello, che tra l'altro andremo avanti. Bello, però interessante. Noi potremmo... Andremo avanti per tanto tempo, ma allora, ne abbiamo indicati, ne voglio condividere 3. Allora, innanzitutto questa mattina vorremmo approfondire il tema appunto del welfare aziendale, non solo del welfare aziendale, ma anche il tema del welfare contrattuale e del welfare territoriale. Quindi diciamo toccando quelli che sono stati anche i punti cardine del progetto WelfareNet nella prima appunto versione. L'altra cosa, e quindi
diciamo, oltre ad approfondire, è l'aspetto di scoprire, quindi l'altra parola che dovete segnarvi è scoprire, qual è il WelfareNet rete in rete, quindi la nuova versione di WelfareNet. E infine nel pomeriggio facciamo un'altra cosa, iniziamo un percorso di coprogettazione, che è uno dei temi che abbiamo nel progetto, cioè quello di che non ci siano io e Arianna che ci sediamo e decidiamo cosa fare, magari con Marco o qualcun altro, e decidiamo qual è la progettazione, la progettualità che abbiamo, ma vogliamo farla e condividerla insieme con voi. Ovviamente non è che oggi progettiamo, però iniziamo un percorso. Niente, poi vi lascio anche un termine che a me è caro, quello della sussidiarietà circolare, perché è quello che da dove siamo partiti quando abbiamo cominciato a ragionare di WelfareNet. E sul tema della sussidiarietà, sul termine sussidiarietà, sapete appunto che è un termine importante, tutte le volte sottovalutato e poco, diciamo, anche realizzato, presente nell'articolo 118 della nostra Costituzione, che molte volte appunto ci scordiamo, ma che è il tema centrale per partire quando si parla di welfare di comunità. E poi vi volevo anche dire un'altra cosa, per chi è, diciamo, social, c'è WelfareNet come hashtag, quindi se qualcuno vuole condividere qualcosa lo faccia tranquillamente e me lo metta, così poi ce lo ritroviamo. E, Arianna, tu invece mi spieghi esattamente cosa significa conciliazione vita-lavoro? Dai, ci provo, Prova. Ci provo. No, è interessante perché chi fa il nostro mestiere ogni tanto se lo chiede, cioè se dovessi definirlo è una soluzione, è il nido aziendale, è la badante, che cos'è concretamente? È un catalogo di soluzioni. In realtà io con i miei colleghi, ma anche nell'ambito di progetti di questo tipo, quello che dal nostro punto di vista è interessante è che è un processo, cioè un insieme di scelte che gli attori fanno, che però devono avere un obiettivo finale che è la soddisfazione delle persone e la soddisfazione dei soggetti che entrano in questo processo, e i soggetti sono tanti, quindi non è una rivendicazione o una soluzione che scontenta me e accontenta te, quindi normalmente, non so, l'azienda alla quale chiediamo la flessibilità dice vabbè è un costo, oppure l'azienda alla quale chiediamo una soluzione di welfare ci dice no, non è nel mio obiettivo, non è io sono un'azienda, devo fare profitto. Secondo noi, cioè io la proposta che faccio è, non so se ti convince, poi abbiamo tutta la giornata per parlarne, è che sia un percorso che però deve avere come obiettivo una soddisfazione reciproca, quindi mia, del datore di diciamo del lavoratore, ma anche del datore di lavoro. Per cui non so, anche smart working, a volte si dice lavorare ovunque, ma un esempio banale, lavorare ovunque in qualsiasi momento, ma chi lo dice? Magari io non sono contento di lavorare di notte o di avere il computer a casa. Fa la differenza se smart working è conciliativo, cioè mi porta una migliore soddisfazione. No, delle volte fanno vedere la foto che uno sta lavorando sul parco, io quando vado sul parco, diciamo, vorrei fare altre cose che non, diciamo, mettermi là a lavorare. Esatto. Però esatto. Bene, allora iniziamo con i saluti della Regione Veneto. C'è la dottoressa De Nevi che ci porta i saluti. Aspetta, si è seduta la dottoressa. Ah, ecco, è là, che lascio il microfono, che saluta. Visto che l'assessore ha avuto un contrattempo, non è... Infatti vi portiamo i saluti della Regione Veneto, con me c'è anche la dottoressa Noventa. Abbiamo seguito questo progetto dall'inizio, per cui siamo curiose poi di vedere un po' come procederanno i lavori della giornata. Vi portiamo i saluti del dottor Romano e dell'assessore, che ha avuto purtroppo un impegno istituzionale imprevisto, e quindi vi auguriamo anche da parte loro buon lavoro. Grazie. Bene. Proseguiamo. Cosa dici? Vado? Sì. Allora, oggi, quindi questa mattina vi diamo un po' di elementi perché abbiamo i massimi esperti nazionali sul tema. Vi diamo un po' di elementi per ragionare sulla conciliazione, poi nel pomeriggio ci lavoriamo insieme. Nonostante sembra che chiacchieriamo, noi ci siamo proposti di tenere i tempi in modo
abbastanza rigoroso, e quindi chiediamo ai nostri ospiti di fare il loro intervento in circa 20-25 minuti, ma poi ci piacerebbe darvi subito la parola con un paio di domande, quindi se vi vengono in mente già durante l'intervento segnalatecele o comunque tenetele in mente, perché alla fine dell'intervento daremo la parola a 2 persone e poi chiederemo al relatore di rispondere immediatamente. Il tutto, quindi la fase della mattinata si chiuderà all'1 per poi oggi pomeriggio dare il via ai workshop. Quindi la nostra prima ospite è Emanuela Mastropietro di Italia Lavoro. Il suo ruolo è introdurre il tema e quindi fare una panoramica di tipo demografico, sociologico e anche normativo. Quindi costruirà insieme a noi un po' il framework, la cornice dentro la quale si muove il tema della conciliazione. Scusa, Arianna, vai Fabio. Naturalmente qua si vede appunto che non sono un presentatore professionista, mi sono dimenticato del video. Abbiamo fatto con WelfareNet, il primo progetto, abbiamo fatto un video che voleva appunto e vuole raccontare in 2 minuti il progetto. Allora pensavamo di farlo vedere prima, di iniziare poi con gli interventi dei nostri ospiti. Ok, e quindi Emanuela, un secondo di pazienza. È possibile aumentare la produttività, la flessibilità e ottimizzare i costi di gestione in azienda rispondendo allo stesso tempo ai fabbisogni personali e familiari dei lavoratori. Oggi è possibile aumentare il benessere di imprese e dipendenti grazie a WelfareNet, il portale che produce benessere. Ecco come funziona. Lisa è diventata mamma da pochi mesi e ora deve rientrare al lavoro. Non riesce a trovare un asilo nido che faccia il tempo prolungato e le permetta di tornare a lavorare a tempo pieno. Così chiede a Marco, il suo datore di lavoro, di lavorare solo la mattina. Ma Marco è in difficoltà perché ha già concesso il part-time a Federica l'anno prima e non ha nessuno che tenga aperto il negozio al pomeriggio e alla sera. Marco ha provato a chiedere a Gianni, un collega di Lisa, di uscire dal lavoro più tardi, ma oltre a costargli di più, Gianni non è molto contento perché non riesce più a trovare il tempo per fare la spesa e per andare in palestra. Grazie al progetto WelfareNet, un consulente esperto interviene ed analizza le esigenze di Marco, di Lisa, di Gianni e di tutti gli altri dipendenti. Riorganizza gli orari di lavoro e attiva i servizi per i lavoratori sia in azienda che nel territorio. WelfareNet infatti ha messo in rete tutti i soggetti che a vario titolo erogano servizi che facilitano la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questi soggetti sono enti bilaterali, comuni, cooperative di volontariato sociale e terzo settore, parti sociali, aziende che erogano servizi nel territorio. WelfareNet ha mappato i servizi esistenti a seconda delle esigenze dei lavoratori, per metterli a disposizione di tutte le aziende che attivano progetti di welfare aziendale. Grazie al progetto WelfareNet, Lisa conosce altre mamme che hanno il suo stesso problema e che lavorano in aziende vicine che hanno aderito al progetto WelfareNet. Insieme decidono di portare i loro figli da Cristina, che gestisce un asilo nido e che grazie al progetto non solo ha attivato il tempo prolungato, ma offre anche uno sconto del 20% alle lavoratrici delle aziende che hanno aderito al progetto, acquisendo molti più clienti di prima. Inoltre, grazie a WelfareNet, Gianni ha scoperto che l'ente bilaterale gli rimborsa la palestra e ha trovato chi gli porta la spesa in azienda, così quando c'è bisogno può aiutare Marco fino a tardi. Marco ha capito come sfruttare al meglio i vantaggi fiscali di cui può beneficiare un'impresa che eroga servizi di welfare ai propri dipendenti. E ora in azienda si respira un'altra aria. I clienti se ne sono accorti e Marco ha aumentato la produttività e il fatturato. Il sindaco ha deciso addirittura di premiarlo, perché anche grazie a lui il suo territorio ora offre molti più servizi non solo ai lavoratori del progetto, ma a tutti i cittadini del comune. Con WelfareNet ci guadagnano tutti: lavoratori, datori di lavoro, enti erogatori di servizi e il territorio in cui viviamo. Vai su welfarenet.it e richiedi l'attivazione del progetto per la tua azienda. Bene. Ecco qua. Come desideri ti lascio. Emanuela, scusami, il gioco è anche che ti presenti con il filtro la lente della conciliazione. Così condividiamo anche i percorsi personali che ci hanno portato a fare certe scelte e occuparci di questo tema. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono appunto Emanuela Mastropietro, non sono Antonella Marzala, di solito diciamo nei programmi spesso viene citata lei, poi all'ultimo momento magari
per vari impegni, la mia dirigente è presa da 1000 cose e quindi il mondo mi conosce come Antonella Marzana, ma sono Emanuela Mastropietro. Allora, la conciliazione, fatica. Anch'io ho 3 figli maschi, li ho fatti abbastanza presto, almeno i primi 2, uno ha 21 anni, uno 20 anni e l'altro di 12. E che dire, una bella fatica, ho avuto anche una bellissima esperienza inizialmente con una cooperativa di cui sono stata tra le socie fondatrici di ricercatori, perché io nasco come ricercatrice, in cui diciamo facevamo un'attività di un po' di self-help, per cui facevamo i turni per tenere i nostri figli girando per le case. È stata un'esperienza importantissima sia dal punto di vista lavorativo, perché ovviamente riuscivamo a sostenerci a vicenda, ma anche dal punto di vista, diciamo, della crescita dei ragazzi. Tra gli amici più cari dei miei primi 2 figli ci sono quei ragazzi con cui hanno condiviso fin dai 6 mesi quell'esperienza in quello che chiamavamo l'asiletto, il nostro asiletto aperto in orari strani rispetto ai ore strani. E io sto vivendo un momento in cui sono un po' così, perché per 21 anni ho dovuto conciliare 3 figli, i primi 2 non ci sono più, uno sta negli Stati Uniti a studiare, l'altro sta a Milano a studiare, e mi sembra che gestirne uno di 12 anni sia una cosa veramente diventata semplice. Però devo dire, rifare tutto, assolutamente tutto. Anche io ho un piccolo aneddoto un po' particolare, nel senso che ho sempre lavorato girando anche all'estero, perché inizialmente mi occupavo di sviluppo e quindi ero presente a casa. Quando ero presente ovviamente ci tenevo molto. Un giorno mio figlio gli chiedono di fare un disegno sulla mamma, aveva 5-6 anni, e lui mi disegna mentre stiro. E io dico: come stiro? Cioè, con tutte le cose che faccio. Lui effettivamente dice: mamma, ma tu la sera stiri? Io quando ti vedo, tu stiri. E quindi era questa, diciamo, un po' l'immagine, un po' come il fotografo. E quindi per lui la mamma stirava. Va bene, a parte questo, diciamo che posso iniziare, se no se inizio a parlare dei figli non finisco più. Dunque, il mio è un intervento di inquadramento, e gli interventi di inquadramento spesso sono un po' noiosi perché portano i dati, un po' la contestualizzazione, quindi spero di non essere così noiosa. Come si va avanti con questo? E il titolo del mio intervento è: perché fare welfare? Cambiamenti sociali e normativi. Ho provato a rispondere a questa domanda. E perché è importante fare welfare? Si parla tantissimo di welfare aziendale, territoriale, se ne parla sotto vari punti di vista: la convenienza fiscale, economica, le coccole delle aziende verso i propri lavoratori, ma ci sono dei fenomeni macroscopici che sono dietro all'esigenza effettivamente di iniziare a sviluppare un welfare che in qualche modo consenta di recuperare quanto ovviamente il welfare pubblico non riesce più a fare, ma forse non sarebbe neanche riuscito in passato a farlo per come è trasformata un po' la società e le esigenze. Io ho cercato di mettere in fila i 3, diciamo, più importanti fenomeni grandi di contesto che fanno sì che bisogna sviluppare anche un'altra strada di welfare. Il primo ovviamente sono i grandi cambiamenti sociodemografici, cioè siamo una popolazione che sta cambiando tantissimo, sia in termini di invecchiamento della popolazione e quindi siamo meno uniformi in qualche modo, abbiamo una varietà di esigenze molto più ampie come esigenze di carattere sociale e legate al benessere, perché non sono solo legate ad aspetti demografici ma anche ad aspetti sociali. Le famiglie sono molto diverse e questo fa sì che appunto le esigenze poi siano molto differenziate.
un altro grande importante fenomeno riguarda il mercato del lavoro, i tempi e le modalità di produrre. Il mercato del lavoro è profondamente cambiato, nel senso che nelle aziende dove si lavora anche qui si è persa l'uniformità che c'era in passato, non ci sono solo gli uomini padri di famiglia a lavorare, le donne, i giovani, i lavoratori maturi, situazioni in cui uno è single, ha figli, non ha figli, e questo produce quindi all'interno delle aziende, dei contesti organizzativi, delle esigenze anche sì, di equilibrio vita-lavoro, ma in generale una differenziazione forte delle caratteristiche della popolazione lavorativa. E a questo si associa anche una grandissima cambiamento nei tempi e nelle modalità di produrre. Si cita sempre questo termine un po' astratto a volte della globalizzazione, che non è astratto affatto. Le aziende che vogliono stare sul mercato in Italia devono riuscire ad esportare, e quindi lavorare con gli Stati Uniti, la Cina e la Russia fa sì che i tempi del lavoro cambino, non si possono più avere magazzini, bisogna lavorare just in time. Questo significa che le aziende si devono assolutamente riorganizzare negli orari e nelle modalità di produzione. Aumentare la qualità significa non si fanno più tanti pezzi dello stesso tipo, ma c'è la personalizzazione. E questo produce un cambiamento anche nell'organizzazione delle macchine e del lavoro, e ha come effetto anche effetti sul welfare, perché tempi diversi di lavoro fa sì che poi bisogna un attimo, le persone che abbiamo detto sono molto diverse all'interno delle organizzazioni produttive, hanno esigenze diverse di tempi, e questo produce ovviamente un effetto dirompente anche sulla possibilità di sostenere tempi diversi di lavoro con i tempi della propria vita. E poi c'è un grande terzo fenomeno, che è quello della spesa, cioè la finanza pubblica, soprattutto in Italia, non ce la fa più, e quindi a questa grande varietà di esigenze non riesce più a rispondere altrettanto con servizi adeguati. Ho portato qualche dato su questi tre fenomeni che verranno poi ripresi. Questa è la classica piramide d'età, che ormai negli ultimi tempi, da 100 anni a 0, non è più una piramide, come si può vedere, quindi l'effetto è dirompente. E questo fa sì che ci sono molti più anziani, che ci sono molti meno bambini, no? Questo è un effetto forte, che non può che produrre un grande cambiamento anche nelle esigenze sociali, sanitarie e di carattere, diciamo, legati proprio ai servizi, anche ai servizi per la famiglia. Ho portato anche un altro grafico che riguarda il tema, diciamo, un po' delle famiglie, delle coppie. Ci si sposa, ci si unisce molto più tardi. Questa è la tendenza. Nel 1990 l'età media era 26 per le donne e 29 per gli uomini, adesso siamo 31, 34, questo fa sì che si sposta tutto in avanti, tutta una serie, diciamo, di scelte anche su la riproduzione, anche su esigenze di carattere familiare, e che ci sono, diciamo, in età anche matura delle altre esigenze come persone che sono single. Un altro, appunto, questo riguarda sempre le coppie, questo è il tasso di nuzialità, sono crollati i matrimoni, ma questo significa che la famiglia quindi è anche altro rispetto al matrimonio, che quindi ci sono altre tipologie di famiglie e che quindi producono quella varietà a cui facevo riferimento prima, anche in termini di esigenze sociali
questi sono i figli nati fuori dal matrimonio, questi sono altri indicatori, là sopra c'è la Svezia, qui c'è l'Italia, stanno aumentando moltissimo, un altro indicatore che ci fa capire che la dinamica familiare in questo paese è una dinamica che ha prodotto dei grandi cambiamenti, stiamo parlando solo di 10 anni, dal 2005 al 2014, e questi sono indicatori forti di cambiamenti importanti che ovviamente manifestano un altro tipo di popolazione nelle abitudini anche di vita. Un altro dato fondamentale che riguarda la conciliazione riguarda la partecipazione delle donne al lavoro. Poi si fanno meno figli perché non si riesce a conciliare. Questo è un grafico che poi va visto un po' con calma. Questi sono il tasso di fecondità che, come vedete, in Italia è crollato. Anche qui stiamo parlando dal 61 al 2013, un arco temporale che per un cambiamento così forte nelle scelte riproduttive è molto importante, è sceso tantissimo, di fatto non in tantissimi anni. Ma volevo soffermare l'attenzione su questo grafico, ve lo spiego perché è un po' complicato. Diciamo, questo grafico mette a confronto il tasso di occupazione con il tasso di fecondità. Noi diciamo sempre che le donne in Italia non riescono a avere figli perché non riescono a conciliarlo con il lavoro. E quindi o si riesce a fare l'uno o si riesce a fare l'altro. Questo grafico è importante perché l'Italia è qui, significa che le donne lavorano poco e fanno pochi figli. E nel punto più alto c'è la Svezia, c'è la Francia, c'è la Norvegia, significa che lì le donne lavorano e fanno figli, quindi che il problema non è ovviamente tra fare figli e lavorare, ma la questione vera sono i servizi. Cioè in Francia è uno dei paesi in cui si fanno più figli, in cui le donne lavorano di più. L'Italia è uno dei paesi in cui si fanno meno figli e si lavora di meno. Quindi verrebbe da chiedere che fanno le donne in Italia, è possibile che c'è questo dato così assurdo, sembrerebbe paradossale. La questione di lavorare e fare figli non è legata al fatto che ci siano dei servizi, anche che ci sia un sistema che in qualche modo sostiene che sostiene questa esigenza di lavorare. Cioè, tra l'altro ci sono poi altri dati, qui non l'ho messo in evidenza, insomma anche in Italia abbiamo questa relazione in cui la donna che lavora di fatto fa più figli di quella che non lavora, paradossalmente. Passiamo al secondo punto, parlavo delle grandi trasformazioni nel modo di produrre, nei tempi di produzione, nella popolazione lavorativa. Questo è il tasso di occupazione sempre femminile, perché l'indicatore del tasso di occupazione femminile secondo me è un indicatore proxy fondamentale per capire appunto un po' come va il mercato del lavoro. E dal 98 al 2016 è aumentata comunque la partecipazione delle donne al lavoro, però insomma siamo sempre in una situazione di forte crollo, ed è aumentata la presenza delle donne anche che sono rientrate al mercato del lavoro in età diciamo più avanzata. Questo è un indicatore anche qui forte per far vedere come le aziende italiane di fatto sono molto poco pronte a modificare le loro modalità di produrre, i tempi di produzione ad esempio. Questo è un indicatore sulla banca delle ore. Siamo all'ultimo posto in Europa come uso della banca delle ore. La banca delle ore è uno strumento semplicissimo di gestione della flessibilità del lavoro, in cui si va a credito, a debito delle ore, ovviamente cercando di trovare soluzioni
meglio se prevedono anche la scelta di quando poter recuperare da parte del lavoratore, per venire incontro ai picchi e ai flessi che sono sempre più dinamici all'interno di un'azienda, proprio per effetti della globalizzazione e del modo diverso di produrre. Le aziende italiane, il sistema produttivo italiano è rigido, è poco flessibile, non consente tanto queste dinamiche del sistema produttivo, e quindi poi alla fine è vero che che conciliare è quasi impossibile di fronte a degli orari rigidi, ma ci sono tanti strumenti a bassissimo costo che consentono con la stessa organizzazione del lavoro di poter dare flessibilità, e se questi strumenti vengono utilizzati condividendo le esigenze con i lavoratori, possono produrre degli effetti molto molto positivi in termini di aumento della produttività e capacità di stare sul mercato. Il fatto che nelle organizzazioni produttive la popolazione lavorativa sia molto variegata, ci sono i giovani, ci sono i lavoratori maturi, ci sono le donne, ci sono le persone che hanno carichi di cura, chi non ce l'ha, fa sì che poi le esigenze anche in termini di orari siano molto differenziate, e questa è una forza per l'azienda, potrebbe essere una forza, perché le diverse esigenze produttive potrebbero già naturalmente, sulla base delle preferenze dei lavoratori, coprire orari di lavoro molto differenziati, e quindi riuscire in quello a cui accennava anche Arianna Visentini, cioè riuscire a trovare quelle soluzioni che combinano le esigenze dei lavoratori e delle aziende, in cui si vince tutto, entrambi, come si dice, quelle soluzioni win-win. Poi sul terzo punto ho pensato di risolverla così, cioè i limiti macroeconomici della finanza pubblica. Perché deprimerci con i dati sul mostruoso debito pubblico e le difficoltà a riuscire a recuperare una situazione ormai, diciamo, abbastanza grave e cronica, oltre al fatto che insomma non è argomento di questo seminario, però è chiaro che noi in Italia in particolare abbiamo anche questo problema, cioè rivoluzionare o comunque rilanciare un welfare che riesca effettivamente a rispondere alle nuove esigenze che sono emerse senza soldi è veramente complicato, veramente complicato. Allora, quali sono le implicazioni di tutto questo, di tutte queste trasformazioni? Sono oltre la metà, ok, ora vado più spedita. Allora, questo fa sì, come abbiamo detto, che emergono nuove esigenze in termini di servizi molto differenziati negli orari rispetto al passato, che quindi c'è bisogno di trovare risorse aggiuntive, sia economiche ma anche in termini di attori capaci di offrire servizi differenziati, che di cui una volta non c'era una domanda, non c'era un'esigenza. E bisogna trovare delle soluzioni, questo è il terzo punto secondo me più importante, capaci di combinare una logica delle tutele con una logica della proattività. Il welfare deve essere sostenibile, non può essere, diciamo, soprattutto se coinvolge attori privati, attori non profit. Bisogna cercare di approcciare al welfare con una modalità che consenta di produrre degli effetti proattivi, positivi, che consenta di sostenere la produttività, di essere sostenibile. Che fare? Quindi prima di tutto ovviamente se sono cambiate le esigenze sono diverse, bisogna coinvolgere nuovi attori, e WelfareNet mi sembra che sia una risposta assolutamente avanzatissima in questo paese. Io giuro tutta l'Italia, vi posso garantire che questa capacità di fare rete non è così, diciamo, diffusa. Bisogna coinvolgere nuovi attori privati e non profit per poter coprire l'ambito delle nuove esigenze.
sviluppare un welfare privato, cioè anche una dimensione privata che possa sviluppare dei circoli virtuosi anche in termini di incremento di produttività, innovatività, redditività, cioè anche il welfare deve contribuire a sostenere la crescita dei sistemi produttivi locali, quindi le soluzioni devono andare in quella direzione e non solo pensare al risparmio fiscale. Ora Diego Pacello se la prenderà con me, che invece però insomma non è solo quello il welfare. E poi ovviamente noi ce l'abbiamo un peso del pubblico, il pubblico deve riuscire a migliorare la sua efficienza, c'è tanto ovviamente spreco, lo sappiamo, quindi tutto un altro filone, tutta un'altra linea di intervento macro è tutta orientata a identificare all'interno dei servizi pubblici la capacità di poter risparmiare risorse. Pensiamo solo alla sanità, che è ovviamente un pezzo fondamentale del welfare e che non è tanto diciamo delegabile a un sistema poi solo privato, non profit, è un pezzo che lo Stato deve mantenere e deve rendere più efficiente. Allora io volevo concentrare l'attenzione solo sul punto centrale, sul primo evito di parlare, soprattutto evito di parlare qui, visto che anzi potete insegnare agli altri come costruire reti, come coinvolgere nuovi attori. Sul terzo è inutile che ne parlo perché veramente di finanza pubblica non saprei come dare contributi. Quindi volevo concentrare l'attenzione adesso sul circolo virtuoso del welfare, di un welfare nuovo, diciamo, di carattere più privato, in che modo sviluppare delle modalità che consentano anche di dare un impulso diciamo in termini di redditività, perché o è questa la strada oppure sarà insostenibile anche questo. Ci sono tantissime realtà che dal punto di vista della capacità di offerta di servizi sono importantissimi, cooperative che offrono servizi molto differenziati ma che spesso si reggono su appalti pubblici dei comuni e non possono reggere, non riescono a garantire anche un reddito soddisfacente ai loro operatori che fanno il loro mestiere con grandissima responsabilità. Allora, rispetto a questo tema della proattività visto che dovevo anche dare un impulso di carattere un po' normativo, un input di carattere normativo, volevo evidenziare, e visto che tra l'altro come Italia Lavoro abbiamo partecipato a questo pezzo della legge di stabilità, come nella legge di stabilità ci sono delle indicazioni per portare, per spostare l'attenzione sul welfare, in particolare il welfare aziendale, verso una direzione che non sia solo quella del risparmio fiscale e della convenienza economica, ma che sia nella direzione di creare delle misure, delle soluzioni che possano favorire anche un aspetto proattivo di crescita, di aumento di produttività. Nella legge di stabilità 2016 è stato rivisto l'articolo 51 e 100 sul trattamento fiscale del reddito da lavoro. In particolare sono state inserite nuove tipologie di servizi che prima non c'erano, proprio nella direzione dei cambiamenti che abbiamo visto prima. Ad esempio adesso sono defiscalizzabili anche servizi come per gli anziani non autosufficienti. Abbiamo inserito la mensa scolastica, che non c'era prima e ormai il tempo pieno, la mensa scolastica è sicuramente un servizio indispensabile per chi lavora. Abbiamo fatto in modo che venisse anche riconosciuto la parte della scuola materna che prima non era presente, non era considerata scuola dell'obbligo e quindi era esentata da qualsiasi forma, diciamo, di beneficio dal punto di vista fiscale. Quindi da un punto di vista delle tipologie di servizio la legge di stabilità ha cercato di ampliare la gamma di servizi rispondendo ai grandi cambiamenti epocali di carattere familiare e demografico del Paese. La defiscalizzazione totale dei premi di produttività si è erogata in welfare aziendale, quindi collegare il tema della defiscalizzazione, il premio con la produttività e collegarlo al welfare, per cui se si sceglie
prevedendo la scelta del lavoratore, quindi anche questo è importante. Il lavoratore può scegliere di avere il suo premio di produttività in welfare o in denaro. E se lo sceglie il welfare, su questo ovviamente ha un beneficio fiscale, poi ce ne parlerà meglio Diego. Quindi anche questo è un impulso, collego il welfare alla produttività. Non solo lo collego alla produttività, ma lo collego a delle nuove misure. La legge di quest'anno, la legge di stabilità non finanzia lo straordinario. Lo straordinario di per sé non è un indicatore di efficiente organizzazione di un'azienda, ma collega la defiscalizzazione al 10% diciamo, dei premi di produttività a misure come la flessibilità oraria, la partecipazione, il coinvolgimento diretto dei lavoratori, quindi anche qui un impulso a collegare è collegato sempre al welfare, perché io poi posso anche eliminare questo 10% se quel premio lo prendo in welfare, a aspetti che sono legati a una dimensione proattiva e di incremento vero della produttività, rafforzato dalla richiesta di indicatori che misurino un effettivo incremento della redditività. Quindi non vi basta dire mettere indicatori come ci sono stati un po' fino in questi anni che di fatto non misurano un vero miglioramento. Le aziende devono fare un grosso sforzo per identificare quei dati che effettivamente producono un miglioramento e che devono essere collegati a queste misure. Quindi è un impulso fortissimo nel diciamo, collegare, ribadisco, questo premio, questa forma di incentivazione ha una spinta verso le aziende a rivedere le loro organizzazioni, a renderle più efficienti, più produttive per poter produrre più valore, e quel valore, se viene redistribuito in welfare a tutti i dipendenti, è ancora più diciamo, premiato dal fisco. Quindi è un meccanismo, una misura che è proprio nella direzione di inserire il welfare non come misura solo di risparmio, di convenienza, risparmio io azienda e tu lavoratore, ma una misura che sì produce il risparmio, ma un risparmio collegato all'attivazione di misure che possano produrre valore economico vero da ridistribuire. Ultimo punto, contratto di secondo livello aziendale e territoriale, quindi una richiesta che poi insomma di una forte partecipazione dei lavoratori. Qui c'è di fatto secondo me una riforma delle relazioni industriali, qui c'è collegare il contratto di secondo livello al premio di produttività con questo tipo di indicatori significa dire poi alle parti sociali: non trattate soltanto il salario, non rivendicate solo salario, mettetevi in gioco, cercate di capire quali sono le misure suggerite all'azienda, le misure per migliorare l'organizzazione e per renderla più produttiva. Si sposta in qualche modo, c'è un invito a spostare il piano della contrattazione e della rivendicazione dalla mera trattativa sul salario, che produce pochi effetti in termini di produzione di nuovo valore, invece a mettere le mani in pasta sull'organizzazione, sugli orari, favorendo la partecipazione, cioè cercando di mettere insieme lavoratore e esigenze aziendali. Io avrei finito, diciamo, appunto, volevo sottolineare che questa è un po' la sfida, era un esempio di come, diciamo, collegare il welfare ad aspetti proattivi. E qui avevo un po' una piccola proposta, ma dopo che ho visto il video mi vergogno di presentarla, nel senso che la legge di stabilità è molto orientata sul welfare aziendale e cita il welfare territoriale. Tutto è necessario sviluppare non dando delle proposte così concrete, c'è bisogno dai territori di diciamo, porsi in un'ottica di welfare territoriale, cercando quelle misure che producano un collegamento con meccanismi di crescita, e mi sembra che il video parla da solo su come si può fare questa cosa. Io chiudo qui, grazie dell'attenzione.
Bene, grazie. Grazie. Domande? Sono obbligatorie. E i tempi della pausa si aggiungono al termine del pomeriggio, quindi dovete... Due domande, giusto, li togliamo dal pranzo, giustamente Pacello che ha la visione delle convenienze, l'ottimizzazione ci ha dato un suggerimento ottimo, togliamo dal pranzo, quindi parte il conto alla rovescia. È incredibile. No, io avrei delle domande, però se c'è qualcuno... Salvaci, Streliotto. Ecco. Grande. Fantastico. Segniamo che ha un diritto ad un dessert aggiuntivo il signore. Lui è l'unico che beve il caffè. Arrivo. Vuoi farmi dimagrire? Allora, io, insomma, come dicevo al mio amico qui accanto, sono qua un po' per caso, perché io ho sentito citare attori, io faccio l'attore, quindi sono un attore. Per me la domanda sorge spontanea nel momento in cui penso, sul piano teorico, c'è un grande studio, no? Dietro tutte queste cose. Mi domando quanto indietro siamo sul piano pratico rispetto al piano teorico che si riesce a esprimere, per esempio, in questa sala. E quanto il finalizzatore ultimo di quello che dovrebbe essere un'idea di welfare sia presente in questa sala. Questo. Ok, fantastico, conciso. È la risposta il problema. Seconda domanda, così Non mi ricordo più chi era, alzate la mano, chi era che aveva fatto la seconda domanda? Non me lo ricordo più. Solo una mano era, mi sembravano due. Ecco qua. Sono qua. Hai visto? Sarebbe interessante capire quale potrebbe essere se il vi ruolo. presentate anche prima così. Sì, sono Elisabetta Barbato, dirigente Portogruaro. Sarebbe interessante capire quale potrebbe essere il ruolo dei comuni in un sistema di rete, quali le azioni concrete che le amministrazioni possono mettere in campo per avvicinarsi alle imprese, per costruire un dialogo, per dare valore aggiunto alla città. Grazie. Bene. Un'altra domanda? C'è un... Dove? Emilia della CGIL regionale. No, io pongo una riflessione, cioè mi faccio una riflessione rispetto al discorso legato al welfare aziendale che è stato rappresentato, e la domanda che pongo è questa: non è che questo possa diventare, nel momento in cui non è utilizzato nelle forme corrette, un boomerang? Mi spiego meglio. Il lavoratore, non percependo una quota, invece di trattare salario, tratto carrello della spesa, faccio una battuta, è evidente che sull'aspetto del lavoratore il carrello della spesa ce l'ha al 100%, se ha il salario ce l'ha al 60% perché deve pagare gli oneri. Però che riflesso ha questo? Che ho minore entrate a livello dello Stato rispetto alla, diciamo, alla situazione del non avere il salario, e dall'altro, con la riforma pensionistica che c'è stata e con i sistemi che ci sono, ci rimetto come lavoratore, in quanto la mia pensione sarà calcolata ovviamente meno perché non ho un reddito. Allora, rispetto a questo, io credo vada fatta attentamente una riflessione. L'altro elemento è che quando io faccio poi sempre welfare, vediamo il settore della sanità, ad esempio, se è aggiuntiva ha un suo significato ed è importante perché ho servizi che il servizio pubblico non è in grado di erogare, ma se diventa sostitutiva mi mette in discussione i livelli minimi di assistenza. Poi rispetto a questo, poi chiudo, c'è la questione che rischio di creare situazioni dove ho lavoratori che hanno un sistema di tutele e lavoratori che non hanno niente perché non ho fatto quella contrattazione o non ho quello strumento per poter poi operare. Credo che questa sia una riflessione che vada, ecco perché la rete e i ragionamenti devono essere sviluppati tenendo conto i vari aspetti che ho cercato, ecco, di porre all'attenzione. Grazie. Bene, direi che abbiamo... Bastano. Vuoi...
Sì, provo a fare qualche battuta perché poi le domande presuppongono veramente, soprattutto la prima, la terza, un grande intervento. Allora, per quanto riguarda la prima, quanto è indietro la pratica rispetto alla teoria? Io lavoro in un'azienda che fa poca ricerca e che invece va in giro per il territorio poi a verificare come sta la situazione, a sostenere gli attori. Si usa molto la parola attori in questo contesto. E dunque sono andata tanto in giro per aziende e per territori in questi ultimi 4-5 anni e devo dire che siamo molto indietro nella pratica, ma molto indietro nella pratica. Sono andata in tantissime aziende piccole e ho visto però anche esempi virtuosi, cioè dove si può fare anche con poco sforzo. Quello che serve sicuramente, almeno dal mio punto di vista, parlo personalmente, è per poter promuovere, diciamo, la pratica. Più che incentivi, questo Paese ha fatto tantissimi incentivi, forme di incentivazione, dare soldi per assumere, dare soldi per presentare, diciamo, magari dei progetti di innovazione che poi concretamente cambiavano poco. Allora c'è bisogno di cambiare i comportamenti e per cambiare i comportamenti c'è bisogno di accompagnare le aziende, di sostenere le aziende, di dare delle buone soluzioni. La strada non è quella solo di dare i soldi per produrre cambiamenti, ma di affiancare alle aziende qualcuno che sia in grado di guidarli verso i cambiamenti, perché cambiare, mettere anche solo una banca ore o che può veramente, io ho visto in piccole aziende assumere nuove persone perché erano cambiati gli orari e quindi si riusciva a produrre meglio, di più e a rispondere alle diverse commesse. Cambiare queste cose c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di lavorare di fino, c'è bisogno di andare in profondità. Questo posso dire che vedendo lo scarto tra pratica e teoria e vedendo i tipi di misure, diciamo, che il pubblico fa di incentivazione, forse bisogna percorrere più la strada lenta magari e profonda di un'assistenza più personalizzata che non la strada, diciamo, a pioggia degli incentivi che poi producono poco cambiamento. L'attenzione è verificare che il cambiamento ci sia e produrre cambiamenti non è automatico, non è un processo automatico, però diciamo la pratica è ancora molto lontana, questo sicuramente. E la seconda, i comuni. Io ovviamente non sono, forse qui ci sono persone più qualificate di me che hanno più esperienza di me per rispondere. Io posso dire che non tutti devono fare tutto, è fondamentale in una rete coordinare le diverse competenze e i diversi diciamo, confini dell'azione, no? Quindi io insomma lavoro nell'ambito delle politiche del lavoro, quando vedo i comuni che fanno incrocio domanda-offerta mi chiedo ma perché, cioè c'è uno spezzettamento di funzione di competenze rispetto agli attori, quindi il comune può avere un grande ruolo nel conoscere ovviamente il proprio territorio, nel promuovere, nell'alimentare la rete e magari rafforzando proprio l'erogazione di servizi su altri, cioè quello che posso dare come suggerimento è quello di cercare nella rete di identificare effettivamente poi i ruoli precisi di ogni attore per evitare sovrapposizione. C'è una grande confusione spesso sulle competenze, sovrapposizioni, le stesse cose fatte da diversi attori. Basta pensare ai fondi europei, col Fondo Sociale Europeo si fa di tutto, le stesse cose si fanno con gli altri fondi, cioè se ogni competenza riuscisse effettivamente a concentrarsi sul proprio ambito, a coordinarsi con le altre, ci sarebbero meno sprechi, ma insomma sulla rete sinceramente qua dentro forse sono l'ultima che può parlarne. Sul terzo punto molto lungo poi avrà altre delucidazioni anche da Diego Pacello che scenderà più sul tecnico.
Posso dire questo, che sicuramente appunto la strada da tracciare è una strada che non sia sostitutiva di welfare, ma che sia integrata, soprattutto sull'aspetto sanitario. Sono perfettamente d'accordo, quindi va bene che si sviluppino dei servizi sanitari soft di cui comunque c'è bisogno. Mi riferisco per esempio anche a forme di assistenza a anziani autosufficienti, dove c'è bisogno di avere un certo tipo di assistenza, ma probabilmente può non essere offerta dal pubblico, ma insomma la dimensione hard della prima assistenza sanitaria deve essere offerta dal pubblico. Il pubblico deve cercare di essere più efficiente su questo, secondo me è insostituibile. Su quello che riguarda, diciamo, l'ambito del welfare, questa legge di stabilità ha lanciato un sassolino importante, secondo me, e bisogna, diciamo, anche qui cercare di valutare nel dettaglio le situazioni, perché è vero che prendendo tutto in welfare invece che in denaro si perdono di contributi, ma io so che hanno fatto dei calcoli proprio dettagliati, che la perdita è veramente minima, di pochi centesimi tra 20 anni, e quindi capire un po' anche nel dettaglio di che numeri stiamo parlando in termini, diciamo, di scarto, di convenienze tra adesso e tra tanto tempo, e anche come aggiustarlo, perché io poi ho tutta una serie di proposte sul tema fiscale, perché non sono completamente d'accordo sulla defiscalizzazione al 100% per qualsiasi livello di reddito, però questa è una discussione che potremmo fare dopo. Però è importante, diciamo, che la discussione anche a livello di parti sociali sia di carattere costruttivo. Questo è stato lanciato un sasso, ci avrà dei limiti questa legge, però proviamo a praticarla, a metterci in gioco e per poterla aggiustare, perché poi l'interesse del governo è di continuare a percorrere questa strada. Si sta addirittura parlando di elevare il livello del reddito da 50.000 a 80.000 euro, quindi insomma c'è una direzione. E quindi ecco, l'invito, poi sugli aspetti più tecnici se ne può parlare, è di cogliere l'occasione per entrare di più sulle questioni anche organizzative, aziendali e non solo salariali, e quindi stanare l'azienda anche da quel punto di vista, cercando effettivamente di trovare delle soluzioni che producano effetti positivi per il lavoratore e per l'azienda, che sul mercato deve starci, altrimenti poi è difficile, diciamo, parlare anche di welfare aziendale. Bene, ti ringrazio. Allora, cambiamo voce. Diego Pacello, grazie di essere qua con noi oggi. Allora, anche lui è papà, tra l'altro appassionato di arrampicata. Adesso ci dirai anche qualcosa di più te. Io so che sei appassionato di montagna, di arrampicata, però ovviamente non sono mai venuto a arrampicare. Ho gli stigmati dell'ultimo. Hai segni nelle dita. E diciamo, a parte questa delle passioni, è uno degli esperti maggiori che abbiamo in Italia sul tema della fiscalità. Come di solito quando siamo nei convegni, tutti quanti quando intervengono dicono, dopo quando c'è a parlare con la fiscalità parla Diego. Vi dico, perché insomma è anche un amico, che non è un cieco fiscalista, anzi tutt'altro. Molto spesso appunto lui utilizza questa sua professionalità e competenza per invece andare a umanizzare l'aspetto fiscale, quindi mette prima le persone e poi eventualmente trova delle soluzioni che possono diciamo, agevolare anche le imprese. Quindi ci tengo a dirlo perché altrimenti ti fai un'immagine che secondo me non è proprio corretta. No, dai, sembra il cattivone di turno, no dai. Guarda che gli devi tenere il tempo, altrimenti dopo sì, che con queste slide potrei parlare 8 ore, quindi sappiatelo, dai 20 minuti alle 8 ore tranquillamente. Intanto buongiorno, scusate il ritardo, ma non ce la facevo a svegliarmi prima stamattina, ho finito un po' troppo tardi ieri sera e ho perso il primo treno e quindi ho dovuto prendere quello dopo.
Parto con una definizione di welfare aziendale, ma che anche qua un po' va a incocciare la terza domanda del signore, no? E quello che diceva Manuela, che comunque il welfare aziendale non è qualcosa di sostitutivo a quello di primo livello, ma è qualcosa di integrativo e che in qualche modo andrà sempre di più integrato nel tempo, non solo a livello fiscale. La normativa spinge e spingerà ancora di più sul welfare aziendale perché, parlando l'altro giorno con Leonardi, al di là dell'innalzamento dei tetti, e il MEF ha già fatto i conti, quindi tutto sommato dovremmo starci anche come budget, e quindi arrivare a 80.000 euro di reddito, a 3.000 euro di premio totalmente, cioè assoggettato a tassazione sostitutiva, che diventano 4.000 nel caso di partecipazione dei lavoratori, quindi degli innalzamenti importanti. Anche se poi il primo tetto è il vero innalzamento importante, perché il secondo è molto limitato. Insomma, non so quanti di voi conoscono aziende che hanno un premio da 4.000 euro, quindi io molto poche. Quindi tutto sommato quello inciderà molto meno sul resto, ma l'aumentare il livello reddito all'80.000 euro è molto importante. Funzione integrativa che in realtà è molto rafforzata da quella che è stata la legge di stabilità dell'anno scorso e sarà ulteriormente rafforzata la legge di stabilità di quest'anno, perché l'anno scorso è andata un po' in sordina la norma, ma il successo che ha avuto in qualche modo l'ha fatta diventare una norma principale nella stabilità di quest'anno, e quindi avrà un trattamento credo un po' diverso da quello dell'anno scorso, che è stato anche a certi tratti un po' confuso. Hanno sbagliato la numerazione, si erano dimenticati un pezzo, quindi tutto sommato è frutto di una serie di aggiustamenti dell'ultimo minuto importanti. Anche qua, welfare aziendale è un concetto molto più ampio, quello che vi farò vedere io è un concetto molto ristretto, cioè quello che in realtà ha una serie di vantaggi fiscali. Quindi il welfare aziendale è anche solo fare smart working alle persone, piuttosto che flessibilizzare gli orari, cioè comunque quello è welfare aziendale, non è quello che vi faccio vedere io e basta. Poi è chiaro che, visto il mio lavoro e la mia origine, io sono molto specializzato sulla parte normativa, perché sempre di più le aziende chiaramente stanno attente ai costi, e quindi nel momento in cui posso ottimizzare i costi di incentivazione o di massimizzare l'effetto di potere d'acquisto delle persone, sicuramente ne tengo conto nel momento della stesura di un piano welfare, no? E anche qui tanti concetti, welfare, flexible benefit. Se vedete nella circolare dell'Agenzia delle Entrate l'anno scorso c'è la parola flexible benefit, che è comunque una parola molto da mercato, mi permetto di dire, no? E la norma ha recepito tantissimo quello che il mercato già faceva in realtà, quella che era un'esigenza del mercato. Tutti i più grossi gruppi bancari, le telecomunicazioni, sono anni che fanno piani di welfare, non hanno iniziato ieri mattina, le multinazionali. È chiaro che spostarlo sulle piccole e medie aziende sarà una sfida un pochettino diversa. Ma anche lì, perché spesso c'è molta disinformazione. Ho letto un articolo, ero in vacanza, quindi leggo ancora meno del solito in vacanza, e tanto meno il Sole 24 Ore, diciamo così. Però ho letto un articolo in cui si diceva no, questa riforma è solo per le grandi aziende, no? Ma non è assolutamente vero, perché è vero che si parla di accordi di secondo livello, di accordi territoriali, ma il welfare posso continuare a farlo esattamente come prima, totalmente senza i sindacati e senza gli accordi territoriali. Cioè posso gestire tutto attraverso dei regolamenti aziendali. In una piccola azienda fare un regolamento aziendale ci vogliono 10 minuti d'orologio, un po' di buona volontà e l'imprenditore che sia d'accordo. Quindi da questo punto di vista tantissima disinformazione. Cioè, fino a giugno i sindacati erano convinti che adesso era tutto in mano a loro il welfare aziendale, ma non è assolutamente così. Cioè, mi dispiace contraddire questa cosa, però io continuo a fare welfare aziendale assolutamente senza i sindacati. A volte anche molto meglio, mi permetto di dire, mi scuso con i sindacalisti in aula, perché spesso ci sono tutta una serie di nozioni e di dogmi che arrivano in maniera inusitata. Però sotto questo aspetto ritengo che comunque niente è cambiato rispetto a prima, è solo migliorato tutto il sistema, non è diventato patronage in qualche modo delle parti sociali, non per forza. Qua vi ho riassunto, penso sia pochissimo leggibile forse dal fondo questa slide, però poi ve le diamo tranquillamente, quindi ve la portate a casa. Ho voluto evidenziare in maniera molto rapida e in un'unica slide velocemente quali sono stati i principali cambiamenti normativi che sono seguiti alla legge di stabilità. Anche lì tantissima confusione nei primi mesi, ma anche fino a dopo, anche da dopo la circolare dell'agenzia, ma ancora oggi a volte in alcune assemblee e riunioni vedi veramente confusione. Cioè, la legge di stabilità ha fatto due cose: ha cambiato il testo unico delle imposte sui redditi, che non c'entra assolutamente niente con la contrattazione di secondo livello, niente, è cambiato il testo unico delle imposte sui redditi, punto. E poi ha modificato i premi di produttività, li ha reintrodotti e li ha collegati al welfare aziendale. Sono due interventi totalmente disgiunti.
Uno è a regime, vive senza la contrattazione di secondo livello, l'altro vive nella contrattazione di secondo livello solamente. Quindi semplicemente sono due campi di gioco diversi, come giocare a 7 o a calcio a 11. C'è sempre la palla, ci sono sempre le porte, ma sono due sport diversi e quindi questa è una cosa importante. Che cosa ha fatto, diciamo, il primo sport? Cosa ha fatto la legge di stabilità? Ha modificato sostanzialmente 2 commi dell'articolo 51 del testo unico. Lì vedete dove non è cambiato niente, non è cambiato niente, ve l'ha già anticipato un po' Emanuela. Gli interventi sono stati sulla parte di scuola e istruzione, perché ci portavamo dietro una norma che probabilmente già nel 1986 era vecchia, perché parlava di colonie climatiche, e oggettivamente ho sempre fatto un po' fatica a capirne il significato, visto che il trentennio fascista è finito quasi da un secolo, obiettivamente facevo molta fatica a capirlo, e anche l'Agenzia delle Entrate faceva fatica ad accettare condivisioni tipo l'oratorio estivo, non era considerata una colonia climatica, no? È ovvio che nell'ottica del cerco di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, devo modificare la norma per renderla attuale. Quindi il wording della norma in realtà non è un wording tecnico, cioè se pensate si parla di servizi in età prescolare, quindi un termine totalmente generico, indica tutto quello che c'è tra gli 0 e 6 anni in sostanza e che è uno strumento di conciliazione. Si parla di mensa e di servizi integrativi e connessi, quindi anche lì molto generico. Si parla di ludoteche e centri estivi ed invernali. Tutto molto generico, totalmente atecnico, cioè non è da testo unico delle imposte sui redditi questa normativa. L'obiettivo era proprio quello di dire cerchiamo di ricomprendere tutto, quello che in qualche modo dia una mano alle persone a gestire i figli sostanzialmente e i familiari. Anche qua testo unico che parla di familiari in diversi punti, familiari molto ampi perché è una famigliona di quelle molto allargate, quella del testo unico. Non sono persone fiscalmente a carico necessariamente, quindi alcuni dei familiari potrebbero tranquillamente avere un reddito, vivere a casa loro, ma beneficiare lo stesso del welfare, perché l'obiettivo è la conciliazione. Quindi in qualche modo non mi interessa il discorso reddituale in senso stretto, ma mi interessa aiutare le persone. Perché è stato cambiato? Perché c'era una difficoltà enorme di applicabilità della norma. Prima si parlava di asili nido e le scuole materne erano fuori, arrivavano le fatture per esempio alle aziende e iniziavano a dire ma io se l'asilo nido ha una fattura unica omnicomprensiva posso considerare retta asilo nido e deduco integralmente piuttosto che rimborso integralmente quel tipo di spesa. Altri tipi di fatture arrivavano con retta, pannolini, mensa, carta igienica e robe del genere. Allora iniziavi a dire ok, però per stare un po' conforme alla dichiarazione dei redditi comprendo solo la retta ed escludo tutta una serie di servizi, il prescuola, il post scuola, la navetta che mi viene a prendere il bambino, lo porta a casa, lo riporta, insomma tutte queste cose qua abbiamo cercato di ricomprenderle dentro. L'altra modifica fondamentale che è stata fatta, e non vi parlo di quello che è rimasto uguale, cioè le case sanitarie, i fondi pensioni sono rimasti identici i mutui e finanziamenti, i ticket lunch sono 5,29 € che esistono anche lì dal 1986, quindi siamo rimasti a 10.240 lire dell'86. L'altro giorno a Leonardi e Emanuela hanno chiesto come mai non sono stati aggiornati i limiti del 1986 e non ha saputo rispondere ovviamente. Esatto, nel set elettronico che comunque a Milano fai fatica a mangiarci una piadina, una birra o una bibita in piedi, insomma, ecco, quindi tutto sommato, penso che a Padova non sia molto diverso, ecco, e quindi sotto questo aspetto siamo rimasti un pochettino indietro, così come quei 258,23 €, 500.000 lire nel 1997 iniziava a essere una discreta somma, nel 2016 inizia a essere una somma molto meno discreta, insomma è un pochettino bassa forse. L'altra cosa che veramente è cambiato, vi diceva, è l'ambito sociale e ricreativo, quello che il mercato e io stesso in maniera impropria, e vedete anche nella slide in maniera impropria sempre, ha come riferimento l'articolo 100. No? Se ne parlava anche qua, qual era uno dei problemi più grossi quando si facevano dei piani di welfare, qual era? È che determinati tipi di benefit non potevano essere gestiti attraverso accordi o contratti aziendali, dovevano essere per forza delle liberalità. E che tipo di servizi? Servizi di educazione, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale, di sanitaria e culto. Se escludiamo per un secondo la ricreazione, che anche lì ad agosto ha avuto un pochettino di, diciamo così, chiacchiericci, perché si è pensato di eliminare il welfare non nobile dai piani di welfare e mantenere solo il welfare nobile, no? Dove per nobile si parla appunto di assistenza sociale, di assistenza sanitaria, di istruzione, di scuola.
che mi trovava personalmente molto contrario, non tanto perché vado ad arrampicare, comunque per me quello è il miglior welfare che mi si possa dare, ma dal punto di vista, diciamo così, sia sociale, ma non solo sociale, è chiaro che se io mando una persona in palestra o la mando a fare attività fisica, di sicuro sta meglio, questo è fuori da ogni dubbio, quindi mi viene da dire che l'attività fisica in sé non può essere considerata non welfare per le persone, quindi non possiamo dare un concetto di welfare di primo livello a una norma che col primo livello non ha niente a che fare, tra virgolette. Cioè qua si parla di welfare e quindi in qualche modo il benessere delle persone ricomprende tantissime cose, quindi l'ambito recreativo per me ci sta tantissimo bene lì dentro, ma non tanto solo per questo, ma anche perché aiuta le aziende, gli attori, come diceva Emanuela, a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione aziendale. Perché io sfido chiunque di voi ad andare dal ragazzo di 25 anni e dirgli che gli fa una copertura sanitaria, di cui comunque tutti abbiamo bisogno, è vero, ma a 20 anni non si ammalano mai. Io non penso di essere stato al dottore la prima volta a 35 anni, quindi obiettivamente non sapevo neanche che cosa servisse il dottore della mutua, grazie a Dio. Non mi sono mai fatto male, non mi sono mai ammalato, anche oggi, grazie a Dio, mi ammalo poco. E quindi personalmente a 20 anni non avrei percepito in maniera molto forte una copertura sanitaria, tantomeno un fondo pensione. Perché se mi dico, guarda, ti sto mettendo via i soldi per quando andrai in pensione, al di là che io non ci ho mai pensato alla pensione, quindi probabilmente continuerò a fare il mio lavoro finché campo, ma oggettivamente sono benefit molto importanti, sicuramente, ma molto poco percepiti dalle persone. E quindi in qualche modo a cui le persone danno un valore molto più basso di quello che dovrebbero avere. Poi io lo dico sempre ai ragazzi di 25 anni, guarda che in realtà dovreste investire tanto sul fondo pensione, perché se andate a giocare e vedete che pensione vi aspetta, vi rendete conto che sarete dei poveracci quando ci andate in pensione. Però obiettivamente anche qua la possibilità di far scegliere le persone per me è fondamentale, nel senso che la possibilità di lasciar scegliere la persona, quindi la flessibilità del welfare è stato l'elemento che ha spostato l'attenzione del welfare da mero strumento top down delle aziende a uno strumento di condivisione, a una leva, perché è chiaro che se io do la possibilità di scegliere alle persone i benefit che più si confanno alle proprie esigenze personali e familiari o semplicemente che più vogliono, in qualche modo sicuramente aumenta il loro livello di soddisfazione. C'è una ricerca di ODM di cui sono stati appena pubblicati, ho visto l'altro ieri mi sembra, i dati sul Sole, in cui è dimostrato proprio da questa ricerca che sale di 10 punti percentuali il livello di soddisfazione delle persone se possono scegliere quello che vogliono all'interno di un paniere di welfare. Quindi sotto questo aspetto non una cosa banale e da non considerare. Che cosa hanno cambiato quindi di questo articolo? Hanno semplicemente introdotto la possibilità, cioè semplicemente per modo di dire, introdotto la possibilità di inserire questa tipologia di benefit dentro accordi e contratti aziendali. Cioè cosa succedeva fino al 28 dicembre 2015? Che se io decidevo di assumere tutti i dipendenti e dargli una copertura, di dargli un check-up gratuito, no? Sarei stato costretto a renderlo imponibile in busta paga. E io azienda avrei dedotto integralmente quel costo. Se invece mi svegliavo di buona lena un giorno e regalavo un check-up a tutti i miei dipendenti, a quel punto per i dipendenti non costituiva reddito e per me azienda diventava un costo deducibile con un limite molto stringente, 5 per 1000 del costo del personale a bilancio. Questo era quello che succedeva con tutti questi benefit prima del 28 dicembre 2015. E io per 4 anni ho cercato di fare piani in questa maniera qua. È chiaro che avevo comunque il limite del 5 per 1000 che è molto stringente, cioè 5.000 euro di costo deducibile, ogni 1.000.000 di euro di costo del personale è veramente poco, ma poco. Quindi in questo senso qua avevamo un duplice problema e quindi è stato eliminato, anche perché chiaramente se no era impossibile inserire questi benefit all'interno della contrattazione di secondo livello. Era impossibile, perché pensate a un'azienda che dice ok, invece di dare dei soldi ti do un check-up e te lo rendo pure imponibile in busta paga all'interno di un contratto di secondo livello, cioè sarebbe stato qualcosa di impensabile e improponibile. E quindi in qualche modo questa è stata veramente la modifica e il cambiamento vero. L'altro cambiamento è stato quello di rendere quindi integralmente deducibili quei costi per l'azienda, cioè quando l'azienda si obbliga ad erogare determinati tipi di benefit, quindi con contratto, accordo o un regolamento aziendale, a quel punto deduce integralmente tutti i costi relativi. E questo era fondamentale. Quello che vi ho lasciato, vedete, è un punto di domanda qua a destra dove c'è la parte dell'articolo 100, non è che me lo sono dimenticato, è perché dovete sempre farvi una domanda: è una liberalità o stiamo parlando di un accordo o di un regolamento vincolante? Perché se è una liberalità, la vecchia norma esiste ancora, l'articolo 100 non è stato abrogato e il limite di deducibilità del 5 per 1000 continua a funzionare.
Quindi dovete stare molto attenti quando gestite questi benefit qua e a come li formalizzate. La forma prevale sulla sostanza, quindi molta attenzione a ricordarsi sempre questo. Poi da un altro punto di vista una cosa che vi dico dopo è stata fatta, abbiamo valutato un attimino alcune tipologie di benefit all'interno degli accordi, perché poi anche lì ci siamo accorti facendo un po' di calcoli che non è proprio tutto oro quello che luccica all'interno del welfare aziendale, quindi in qualche modo a volte si fa un po' fatica a valutare la convenienza di alcune tipologie di benefit. Però i due interventi fondamentali quindi sono stati sul testo unico, questi qua, cioè cercare di cambiare e ampliare la natura dei benefit legati alla scuola dell'istruzione e alla parte diciamo sociale, ricreativa e culturale. Visto che la parte sociale, come già esponeva Manuela, ha evidenziato un problema molto grosso, cioè i familiari anziani e non autosufficienti, allora sono stati enucleati un nuovo comma sostanzialmente, che è l'FTER, che prima non c'era proprio, in cui si è cercato di gestire attraverso anche il rimborso di somme le spese fatte per i familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti delle aziende. Perché è stato introdotto questo comma? Perché prima esisteva già, cioè se voi vedete dove c'è parte dell'assistenza sociale, dove c'è l'articolo 100 sempre, esisteva già la possibilità di erogare questo tipo di servizi ai familiari dei dipendenti. Però la cosa difficile, e io lo verificavo tutti i giorni dai miei clienti, era intanto scegliere una società che potesse gestire questo tipo di servizi e in più doverli fornire direttamente al dipendente che li sceglieva magari da catalogo piuttosto che su internet. Quando io devo pensare magari di mettere un mio familiare in difficoltà in mano a una persona, difficilmente lo faccio andando su internet e tirandolo giù da una società che non conosco, che mi ha presentato l'azienda, c'è grossa diffidenza. E poi pensate anche all'azienda che responsabilità si prendeva nel selezionare questo tipo di società, perché se poi succede qualcosa al familiare del dipendente, chi ne risponde? È vero che ne risponde chi ho scelto, ma io che ho scelto comunque in qualche modo sono altrettanto responsabile. A questo punto l'introduzione, lo vedete, la prima parola parla di somme, cioè poter rimborsare quello che il dipendente spende per queste spese diventa la cosa più semplice del mondo. Tu scegli quello che vuoi, la persona che vuoi, ti affidi a chi vuoi e io ti rimborso i soldi, che è la cosa più semplice da fare nell'universo. Uno, per le aziende, e anche qua piccole, medie, grandi, indifferentemente. Cioè i problemi che incontra un'azienda di 3 dipendenti e quella che incontra Luxottica da 11.000 sono gli stessi, non è che cambiano. Sì, è vero, sono di più, però ci sono più risorse, più organizzazione, più struttura. Dall'altra parte sono di meno, ma sono senza risorse, senza organizzazione, senza struttura. Quindi diciamo che i problemi sono più o meno gli stessi, non la sto facendo semplice per forza, però vi posso garantire che io a volte lavoro meglio con un'azienda da 25, 30, 50 dipendenti che ha dei processi decisionali semplici e veloci, dei modi di fare le cose molto spicci e pratici, piuttosto che con un'azienda di 10.000 dipendenti, non è l'esempio di Luxottica in questo caso, ma un paio di municipalizzate mi vengono in mente, in cui per prendere una decisione ci vogliono 2 mesi e mezzo, e magari la decisione è semplicemente se mettere il logo sul portale o non metterlo, ecco, quindi stiamo parlando di cose di questo genere. Quindi, altra cosa importante è stato introdurre questo. Qui l'Agenzia delle Entrate ha un po' diciamo limitato l'effetto della norma, perché la prima stesura di questo comma prevedeva, e della circolare soprattutto, prevedeva che il concetto di familiare anziano fosse il familiare in età pensionabile. Siccome io sono sempre molto pratico, all'agenzia ho detto ok, mi dovete dire qual è l'età pensionabile, cioè quella del familiare di quando è andato in pensione, quella attualmente in vigore. Cioè, capite che comunque ci sarebbero stati sempre dei contenziosi, dei dubbi. E loro hanno risposto, ok, sceglieremo un'età dalla quale il familiare verrà considerato anziano. Nella mia testa era un 65-70enne, loro invece hanno giocato alto e sono partiti dai 75 anni, e quindi capite che è veramente anziano il familiare in questo caso, quindi è molto anziano, insomma, ecco. È vero che l'età media si è parecchio alzata, ma sei parecchio, diciamo, anche anziano, sono 75 anni, è bello alto. Sull'autosufficienza invece anche lì hanno ristretto parecchio l'ambito e hanno parlato di autosufficienza chiaramente medica, sanitaria, quindi in qualche modo ci deve essere un certificato medico che mi giustifichi. Cosa che non vedo però ostativa però è la non autosufficienza temporanea. Cioè se qualcuno si fa male ed è costretto a stare a letto un mese e mezzo, comunque secondo me rientra nel novero della norma, non dobbiamo considerare solo i non autosufficienti cronici, cioè il portatore di handicap piuttosto che il malato terminale o cose di questo genere, quindi in qualche modo, e nel caso della non autosufficienza non c'è vincolo di età, quindi che abbia 3 anni o 150 non cambia niente sostanzialmente, quindi cosa importante. Altra cosa molto importante è stata
il tentativo, diciamo così, di facilitare dal punto di vista amministrativo la gestione di questi servizi attraverso l'utilizzo di voucher. Anche qua parola molto abusata, che sui giornali ha dato un eco impressionante, sbagliato. In realtà non sono voucher quelli che le aziende possono utilizzare per gestire questi servizi, ma sono titoli di legittimazione, e lo dice poi la norma stessa, perché si dice: fine dell'applicazione dei commi 2 e 3 per le prestazioni, opere e servizi può avvenire mediante documenti di legittimazione. Il documento di legittimazione non è un voucher. Il documento di legittimazione è qualsiasi cosa, e sottolineo qualsiasi cosa, da questo telecomandino a un foglietto di carta, a un codice alfanumerico, una mail, che mi dà diritto ad ottenere un bene o un servizio. Quello è il titolo di legittimazione. Quindi non fate voli pindarici assurdi su che cos'è il voucher, cosa non è semplicemente qualcosa che mi dà diritto ad avere qualcos'altro. Il come lo identifico non ha nessuna importanza. Cioè, potrei darvi un foglietto bianco con su scritto un numero e vado al bar fuori e dico: tutti quelli che si presentano col foglietto bianco e scritto il numero hanno diritto ad un caffè. Quello è un titolo di legittimazione, quello è un voucher in senso della norma. Tutto lì. Non deve avere forme particolari, non deve avere obblighi di nessun tipo, cioè non deve avere, salvo che lo utilizzi in determinati ambiti. E questi due ambiti sono l'ambito dell'articolo 100, quindi sociale, ricreativo e culturale, in cui per evitare la stampa di denaro o di titoli di credito agli emettitori di voucher si è cercato di limitare il modo in cui il voucher doveva essere messo, e quindi sostanzialmente si è parlato di voucher non utilizzabili da persona diversa dal titolare, che non possono essere monetizzati o ceduti a terzi, e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazione da parte del dipendente. Il concetto, per ritornare al caffè, qual è? Se voi andate e vi bevete il caffè, finisce lì, quello è il documento di legittimazione. Se volete il caffè corretto, anche se mattina un po' presto, però diciamo che se voleste il caffè corretto non potreste integrare la correzione, cioè quel titolo di legittimazione finisce lì, è un servizio predeterminato e definito, non può essere una parte di o un valore, cioè il valore nominale impresso sopra, anche lì è facoltativo innanzitutto, io non sono obbligato a scrivere il valore del voucher. Posso continuare ad emettere voucher semplicemente con su scritto caffè al bar, che poi lo paghi 80 centesimi, 80.000 euro non deve fregare niente a nessuno, semplicemente ha un valore. E a quel punto non potete integrare quel tipo di servizio. Può essere, diciamo così, anche se la norma non lo prevede, integrabile e cumulativamente indicato, perché prima si parla di un solo bene, quindi si parla di un caffè, non tutto quello che il bar vende, un caffè. Se invece non inizio a non identificare il servizio o il bene, lo posso fare solo se il voucher è inferiore ai 258 euro. In quel caso lì il voucher può cumulativamente indicare più beni o più servizi. Quindi posso avere una card di spesa di un negozio, per esempio. Sotto quell'aspetto le card, quelle generiche, gift card, come si chiamano a volte nei negozi, possono essere considerati un titolo di legittimazione se sotto ai 258,23 euro come valore. Se sto sopra no, non posso più gestire una cosa del genere. Se sto sotto invece ho un po' più di libertà. E la libertà mi deriva, anche se la norma non lo prevede, dall'integrabilità di quel voucher. Quindi se io sto sotto i 258 euro posso integrare il voucher, se sto sopra i 258 euro non posso assolutamente integrare e deve esserci un servizio definito. Quindi per esempio se parlo di un viaggio, se io mi danno un buono viaggio da 200 euro, io posso andare su un sito e comprarmi il Milano-Roma da 150 euro in treno. Se però mi danno un voucher da 500 euro per un viaggio, dietro quel voucher lì ci deve essere il treno Milano-Roma, il soggiorno del 3 di ottobre per me, mia moglie e mia figlia, col pernottamento e tutto il resto, cioè deve esserci un servizio identificato, non ci può essere la libertà. Questo per tanti motivi, il primo di tutti era stoppare la fantasia degli operatori del mercato. Io ancora prima, appena era uscita le prime bozze, i soliti noti avevano già in mano la bozza e quindi hanno iniziato a chiamarmi dicendo: Diego, guarda, abbiamo un'idea fantastica, noi abbiamo una tessera che chiameremmo carta welfare, no? E ho detto: ok, dimmi la natura di sta carta welfare, cosa sarebbe? In realtà è una carta su cui metti dei soldi e puoi andare a comprare tutti i beni e servizi dell'articolo 51,2,3. Ho detto: fantastico, e quale sarebbe il circuito limitato di questo? Mastercard o Visa. Ho detto: a casa mia quella si chiama carta di credito o, se vogliamo proprio stare stretti, ricaricabile, però sono soldi quelli, quindi attenzione anche a quello che vi vendono sul mercato, perché molto spesso arrivano i venditori di ticket e vi offrono l'impossibile. Ecco, quell'impossibile deve
sottostare a queste regole qua. Se non sottostà a queste regole qua, quell'impossibile sono soldi che nel momento in cui dovesse uscire un accertatore vengono tassati in capo al dipendente e assoggettati a contribuzione in capo all'azienda. Quindi molta attenzione. Qua vi ho posto... Quanto tempo ho? Ho finito? Ok, va bene. Le altre 4 slide le vediamo la prossima volta. No, a parte no, faccio molto veloce. Questa era una slide per identificarvi semplicemente l'effetto che ha il welfare sull'azienda e sul dipendente. Cioè, se io do 10 euro in busta paga, l'azienda sostiene un costo di almeno 13 e il dipendente si porta a casa da 5 euro a 7 euro di potere d'acquisto. Se gli do sotto forma di beni e servizi chiaramente non soggetti a tassazione e contribuzione, l'azienda vede il suo costo scendere a 10 e il potere d'acquisto dei dipendenti diventa esattamente il costo dell'azienda. Quindi in qualche modo ho aumentato il potere d'acquisto del dipendente diminuendo il costo dell'azienda. Nella sostanza ho un doppio margine, un doppio guadagno. Ho una perdita contributiva, come diceva prima qualcuno, chiaramente. Quella perdita contributiva, dai calcoli che ho fatto fare, comporterà ogni 1.000 euro una perdita di 1,80 euro al mese di pensione fra 20 anni. Ecco, occhio croce, io mi tengo in tasca i soldi. Non l'ha fatta la FIOM, quindi si può fidare, non l'ho fatto io. Si parlava prima di legge di stabilità. Che cosa ha fatto la legge di stabilità? Almeno se no non ci fidiamo della FIOM, quello non è un problema per me, però obiettivamente questi sono i numeri che mi hanno dato loro. Si parlava di legge di stabilità. Cosa ha fatto la legge di stabilità dell'anno scorso? Ha reintrodotto i premi di produttività con una natura totalmente diversa, perché si parla di produttività vera e ricca, come già in parte vi ha spiegato giustamente Emanuela. Vedete questi limiti che, come vi ho detto, probabilmente aumenteranno. Quello che però ha veramente cambiato e che tutti fanno fatica a capire è il concetto di incrementalità, nel senso che se non migliorano, cioè se le aziende non apportano miglioramenti in uno di questi 5 ambiti, quindi produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, niente viene detassato, niente viene agevolato. E quindi in qualche modo capite che mentre diciamo che l'azienda poteva ritenere soddisfacente un risultato per poter detassare un premio di produttività, questo non basta più. Cioè o c'è un miglioramento o l'azienda può tranquillamente ritenersi soddisfatta, tranquillamente pagare i premi ai dipendenti, ma non li detassa più. Questa è una cosa, sono diventati anche lì 2 momenti separati, c'è stata una diaspora, cioè da una parte determino il premio e il suo ammontare, dopo verifico se soddisfo le condizioni della norma e di conseguenza se detasso o meno quel premio. A questo punto la stabilità ha aggiunto una variabile che anche qua alcune sigle sindacali vorrebbero impedire all'interno degli accordi e faccio fatica sinceramente a capire, perché su scelta del dipendente, quindi la persona può dire il mio premio lo prendo assoggettato a tassazione e a contribuzione e quindi ho dei soldi in tasca chiaramente a cui c'è un'incisione contributiva e fiscale, oppure li prendo sotto forma di beni e servizi di welfare che non hanno né tassazione né contribuzione in capo al dipendente. Quindi la scelta è del dipendente. Chiaro, devo inserire nell'accordo la possibilità di scegliere, se non lo inserisco è impossibile che il dipendente scelga questo. Però, e chiudo poi con questa slide, se vedete qua sopra, nella parte in basso a sinistra il dipendente si ritrova in tasca circa 8 euro nel momento in cui prende un premio assoggettato a tassazione contributiva, cioè a tassazione del 10% sostitutiva e a contributi circa del 9,5-10%. Anche lì ieri o l'altro ieri ho visto un articolo di Barbieri su Sole 24 Ore che si è completamente dimenticato la contribuzione, no? E poi ti ritrovi chiaramente a parlare magari nelle assemblee o a fare formazione e tutti dicono no, guarda che sul Sole c'è scritto 10% e basta. E dico vabbè, se i contributi dipendenti non li pagano più a me è sfuggita, però da parte mia i dipendenti continuano a pagare i contributi e quindi il dipendente porta a casa 8 di netto se prende i soldi. Se invece prende il welfare è chiaro che porta a casa 10 di netto e l'azienda si risparmia, chiaramente si porta a casa 3 euro di contributi che non versa più. Considerate però che nella maggior parte almeno degli accordi che sto gestendo io, quel 3 molto spesso viene rimesso in mano al dipendente. Quindi io come azienda dico guarda, nel momento in cui scegli il mio costo del premio è 13, se lo prendi sotto forma di soldi il mio 13 chiaramente diventa 8 per te di netto, ma perché sono soggettato a contributi. Nel momento in cui prendi il welfare porti a casa 13. Capite che il trade-off inizia a essere tra 13 e 8, che è un po' diverso che tra 8 e 10. Non è solo il 19% tra contributi e tasse che mi porto a casa come dipendente in più. Se inizio a portarmi a casa anche i contributi che mi dà l'azienda, sicuramente la mia convenienza cambia in maniera molto, molto sensibile. E l'altra cosa importante secondo me è che comunque se considerate su 2.000 euro di premio, il 19% sono 380 euro, non è che sono proprio pochissimi,
cioè non è così poco, 380 euro in più ogni 2.000 euro. Quindi in qualche modo se anche solo avessi la quota del 19%, comunque non è una quota così da sottovalutare. Se aggiungo poi, e veramente poi mi taccio, e non perché sono qua, ma io lo dico da sempre, cioè perché è ovvio, la maggior parte dei miei clienti sono aziende molto grandi e quindi hanno potere d'acquisto molto importante. Però è chiaro che se agisco a livello di rete, il potere d'acquisto di un'azienda di 3 dipendenti messa insieme a altre 40, 50, 100, un po' più grandi, un po' medie, così è chiaro che diventa quella di una grandissima azienda. Poi considerate quel 10 lì, se quel 10 lì è qualcosa che mi acquista l'azienda con degli sconti attraverso una rete, per esempio, è molto più del 10 che avrei in tasca io da solo. Quindi l'effetto moltiplicatore della rete o della grande azienda è fondamentale. Cioè è altrettanto, io vi faccio un esempio stupido, si è parlato di carrello della spesa, no? Luxottica ottiene quasi il 35% di sconto sul carrello della spesa. Sfido chiunque di voi ad andare al supermercato e a chiedere il 35% di sconto sui beni. Non le promozioni tipo Esselunga, no? Mi viene in mente perché Caprotti 2 giorni fa è mancato, quindi mi è venuto in mente Esselunga. Non volevo fare pubblicità occulta. Però capite, non quando c'è la promozione. Cioè io vado alla cassa dell'Esselunga e gli dico guarda adesso mi fai il 35% di sconto sulla spesa e la commessa se non mi sputa inizia a ridere perlomeno per gentilezza. Però capite che quel 10 è molto importante da chi arriva. Perché se arriva da me Diego singolo o se arriva pagato dall'azienda cambia completamente il potere d'acquisto. Grazie Diego. Buongiorno, sono Elisa Ponzio della CISL del Veneto. Noi come CISL del Veneto partecipiamo a questo progetto WelfareNet e chiaramente siamo all'interno di questo percorso perché ci interessa in questo biennio, oggi è l'avvio, costruire anche quella che è la filosofia del welfare. Perché in effetti abbiamo visto anche la prima relazione, credo sia stata molto indicativa di che cos'è il welfare e perché c'è bisogno appunto di welfare oggi integrativo. Sono stati spiegati appunto i motivi anche sociodemografici e così via di vari cambiamenti e quali sono anche i bisogni oggi che in qualche misura ruotano intorno al welfare. Quindi si tratta innanzitutto di intenderci su welfare. Cosa pensiamo? Cosa intendiamo con welfare? Perché sennò usiamo altri termini, non è per forza che dobbiamo parlare di welfare. Io direi che ci ha un po' provocato quando ha detto che è meglio che non ci sia il sindacato, ma io ritengo che sia un limite, un forte limite la mancanza di relazioni sindacali che funzionano, che siano efficaci. Esatto, però il presupposto è quello, che funzionino e che siano efficaci. Chiaro, che non è banalissimo. Ma non è detto che i consulenti che offrono pacchetti siano efficaci, perché il vero problema non saranno efficaci le relazioni, ma non sono efficaci sempre neanche i pacchetti. No, assolutamente. E quindi vorrei appunto, capisco che è complesso affrontare questi argomenti in maniera che da una parte ci sia appunto buone relazioni sindacali, per cui quando pensiamo al welfare pensiamo anche al fatto che non ti do da un punto di vista dell'azienda non ti do dei soldi perché sono olivetti piuttosto che rossi e così via, ma ti do dei soldi perché condividiamo insieme un percorso di miglioramento dell'impresa, perché se c'è miglioramento dell'impresa c'è possibilità anche di welfare, c'è possibilità di benessere. Se le nostre imprese hanno una bassa produttività, alla faccia che vado in palestra, prima non posso ridistribuire un valore che non genero. Prima cerco probabilmente di altre. Quindi è chiaro che condividere dei percorsi anche all'interno delle aziende è un valore aggiunto, perché appunto possiamo a questo punto anche aumentando la produttività posso anche effettivamente fare welfare. L'altra cosa è che a mio avviso di fronte a bisogni individuali sono necessarie delle risposte collettive, perché ci può essere questo limite, quindi, e si costruiscono insieme, per cui a partire da quelle che sono anche dei fabbisogni che noi dovremo condividere anche in questo percorso, credo, di questo biennio,
la nostra presenza all'interno di questa rete. Tra l'altro siamo un ente bilaterale che è capofila di questo percorso, per cui non possiamo prescindere dalle parti sociali anche nella costruzione del senso del welfare e quindi anche in qualche misura di come realizzarlo all'interno di questo percorso. Per cui direi che sarà importante in questi 2 anni anche capire, fare un'analisi condivisa dei fabbisogni per cercare poi delle risposte anche in termini di welfare. Sì, buongiorno, sono Bartolomei della Weltux regionale. Ultimamente mi occupo... Scusi, no, non la vedevo perché era chinato e quindi non capivo chi stava parlando, scusi. Sì, perché non sono più così bravo come una volta e allora ho bisogno, vista anche l'età, di aiutarmi. Lei in parte mi ha sconvolto, ma alla mia età va bene anche questo. Ci tengo a dire 2 cose però. Perché vi sia la possibilità di scelta per le persone, vi deve essere la conoscenza. Quindi o lei, o io, o qualcun altro gli dobbiamo spiegare che se prende una cosa non ne prende un'altra, quali sono i veri vantaggi e quali svantaggi della cosa. Sì. Detto questo, ribadisco che non ho capito nulla, io ero contrario quando le organizzazioni hanno proposto la previdenza integrativa perché sapevo come sarebbe finita ed è finita che o uno ha i soldi per farsi la previdenza integrativa oppure, sto parlando di operai, non sto parlando di lei che ovviamente può farsela o di qualcun altro che può farsela, ma chi prende 1.000 euro al mese, di che previdenza integrativa stiamo parlando se non di quella che può mettere via attraverso il trattamento di fine rapporto e se non di quella che posso fare o può fare qualche sindacalista attraverso la contrattazione integrativa? E allora mi domando, se riesco a darci 100 euro in più al mese a mio figlio, che prende 1.000 euro al mese, domani spero ne prenda 4 volte tanto, ma parlo di mio figlio perché mi capita, gli dico no guarda, invece di 100 ne prendi 110, vai a farti la spesa? O gli dico, e io sono ancora convinto di dire, mettilo in previdenza integrativa che te le ritroverai almeno dopo, oppure tientele in busta paga una parte, mettitela in previdenza integrativa. E lei mi dice che guadagna cosa? 1 euro fra 20 anni? 1,80 euro, sì. 1,80 euro? Le credo sulla parola, grazie. No, consideri che allora la conversione del premio in previdenza integrativa è la cosa meno conveniente che esiste. In 2 minuti. Sì, no, dicevo. C'è una domanda che prettamente fiscale. Ah, sì, dai. Sì, ancora parte sindacale, sono dei metalmeccanici della FIN del Veneto. Nella norma ha indicato l'importo soggetto a imposta sostitutiva di 2.000 euro complessivi lordi. La domanda è da ritenersi imponibile fiscale? Sì, non e quindi contributivo. se io faccio un premio aziendale, il premio aziendale non è di 2.000 euro, è di 2.000 euro più l'aspetto contributivo che viene riconosciuto. Esatto. Qualora il lavoratore qualora il lavoratore scelga la soluzione B di utilizzare dei servizi, l'importo destinato ai servizi è di 2.000 o 2.000 più la contribuzione fiscale che è il premio riconosciuto? Beh, la contribuzione del lavoratore. Cioè se il premio è 2.200 euro, sì. Se io accetto di tenerlo in busta paga, calcolo i contributi previdenziali e arrivo a 2.000. Arrivo a 2.000. Questi 2.000 mi vengono detassati il 10%. Sì. Io posso scegliere anche che i 2.200 del premio di risultato siano inconvertiti in servizi tramite un accordo aziendale. Rimangono 2.200 o 2.000? No, rimangono 2.200, perché la contribuzione sparisce in capo al dipendente. C'è un doppio vantaggio. Perché questo era un nocciolo da interpretare, la norma non era chiaro. No, i contributi a carico del dipendente non li versa più il dipendente, ma chiaramente rimangono anche l'azienda ha un guadagno. L'azienda non versa i contributi a suo carico, chiaramente, sì. Quel 30% noi possiamo circa. contrattarlo. Assolutamente sì. Grazie. Non so se Pacello ha scatenato, non eravate preparati a vederlo in forma.
No, non so se perché è andato a scalare. Esatto, è stato un'escalation. In effetti sono arrivata a casa alle 2:30 ieri sera, dopo essere andato a scalare, quindi è quello che sono un po' stanco. Benissimo. No, non so se possiamo chiedergli una battuta, però allo stesso tempo dirci che sono questioni importanti, anche la domanda che è stata fatta su cosa è welfare, e quindi magari, e che ci riguarda anche a noi come mamma e papà, lui non gli abbiamo neanche fatto dire quanti figli ha, tra l'altro, e quindi provare anche a discutere, a usare il pomeriggio per rispondere a qualche domanda, cioè la domanda cosa è welfare è una domanda che aprirà i workshop del pomeriggio, quindi qualcuno che la pone, che è anche partner del progetto, ci dà la conferma che il progetto si è posto le domande giuste, che forse adesso tra un intervento e l'altro non siamo in grado di esaurire. Quindi non so se vuoi fare una battuta conciliante, adesso no, ormai è troppo tardi, No, però nell'arco della giornata possiamo provare tutti insieme invece a dirci che siamo tutti d'accordo su alcuni obiettivi. No, ma infatti allora è chiaro che io vedo tante cose nel mercato, vedo le aziende che puntano solo a ridurre il costo del lavoro, e quindi chiaramente lì di welfare non c'è niente, è un'operazione fiscale molto, diciamo, povera, per non dire poverissima, e quindi che porta a risultati, come unico risultato, un risparmio contributivo dell'azienda. È chiaro che invece se il welfare lo uso come leva e come output è una cosa molto diversa. Cioè Manuela prima ha parlato di un sistema, diciamo, virtuoso, in cui il welfare è una delle leve che posso mettere a disposizione delle persone. Se io faccio star meglio le persone che lavorano per me, sicuramente lavorano meglio, questo è indubitabile. Se lavorano meglio, in teoria, salvo strani casi, dovrebbero produrre di più, producono valore che posso reinvestire ulteriormente sul loro benessere. Quindi in qualche modo questo è il principio con cui il welfare dovrebbe essere utilizzato. Poiché tantissime aziende non lo facciano così è diverso, insomma, ecco. Grazie. Adesso, siccome abbiamo scoperchiato la pentola del sindacato, giustamente tu hai alzato la palla, adesso il povero Emanuele, che ha un intervento dal titolo welfare contrattuale e accordi sindacali, gli spetta il gramo compito di ricucire. No, insomma, questo per dire anche che comunque il ruolo del sindacato è fondamentale, anche il ruolo della contrattazione. Però Emanuele, anche da te vogliamo sapere se sei un arrampicatore o se sei figlio di marito single, accanito, insomma, descriviti anche dal punto di vista della conciliazione, della dura vita del conciliatore. Padre di Carlotta e Giosuè, 2 anni e mezzo e quasi 5, tutti e due soggetti in questo momento a virus intestinale, preso dalla figlia che ha appena iniziato la sezione primavera, cioè quella specie di limbo che c'è tra il nido e la materna. L'ha passata ovviamente al fratello, per cui io stanotte non ho fatto tardi, semplicemente ho alternato pulizia di vomito, scusate l'espressione, a sonno, perché tutte e due hanno vomitato, tra cui anche nel nostro letto, perché uno era venuto. Per cui la conciliazione in questo senso la conosco bene. Ascolta. Anche mia moglie che lavora, per cui... Lo sai che adesso vogliamo sapere come il welfare contrattuale risolve il tuo problema notturno e della giornata di oggi, vero? Dai. Il mio, tra l'altro, poco, perché non ho nessun contratto di lavoro, quello di mia moglie forse un po' di più, perché certamente il welfare in ogni caso mantiene un legame verso le persone che lavorano. È vero che ci sono dei tentativi di ampliamento di alcuni ambiti del welfare anche verso gli autonomi o gli indipendenti, forse è più corretto dirlo, perché dentro autonomo c'è di tutto, dall'ordinistico al freelance, alla partita IVA, artigiana, eccetera, eccetera, però è vero che nel diritto del lavoro arrivo a questo tema partendo dalle relazioni industriali, dal diritto del lavoro, non arrivando da competenze fiscali, poi ovviamente quelle si sono dovute affinare per trattare questo argomento, e non arrivando dalla consulenza strategica, quindi arrivando da quello che fa ADAPT, che sono gli studi sul lavoro e sulle relazioni industriali. Nel mio ambito spesso si parla di welfare occupazionale, infatti. È un termine che a me non piace,
però rende l'idea del fatto che quello di cui stiamo parlando è legato al fatto che sia un contratto di lavoro. In realtà tutto il welfare della nostra società è bene o male legato al fatto che si abbia un contratto di lavoro, perché la contribuzione e buona parte del welfare, anche pubblico, è legato alla natura dipendente della persona. In questo senso però il welfare inevitabilmente non crea prima se ne parlava, non crea una discriminazione tra lavoratori, perché la discriminazione c'è già tra i lavoratori, perché il lavoratore che lavora nei multiservizi, citiamo solo contratti comparativamente più rappresentativi, diciamo il termine, è pagato 5 ore e mezzo all'ora. Il lavoratore che lavora nel settore bancario è pagato anche più di 18 euro all'ora. È chiaro, e qui dov'è? Non c'è una discriminazione naturale, certo che c'è, la dignità di quei lavori è uguale, i contratti sono diversi, per cui è chiaro che poi il welfare riproduce una discriminazione che c'è in origine sul diverso trattamento che hanno i dipendenti nel nostro sistema, e con contratti diversi e in situazioni diverse, per cui in questo senso lo può ampliare, e questa è una domanda ragionevole, ma evidentemente non è lì che lo crea. Io comunque mi concentrerò sul welfare contrattuale e sugli accordi sindacali. Il titolo che mi è stato dato è questo: welfare contrattuale e accordi sindacali, e quindi guarderò questo tema volutamente, esplicitamente lato lavoro e relazioni industriali. Per farlo provo a chiarire i termini, quantomeno per come nel mio lavoro e nella ricerca che faccio io li tendo a definire io. Non parlerò qui di welfare pubblico o welfare statale, non parlerò genericamente di welfare sussidiario o secondo welfare, su questo poi c'è chi ha anche il nome del centro studi intitolato che potrà farlo molto meglio di me. Non parlerò di per sé neanche del welfare locale e territoriale, ma visto che mi avete chiesto di parlare di tutto ciò che del welfare c'entra col sindacato, diciamo così, parlerò di welfare contrattuale. Con l'espressione welfare contrattuale solitamente ci si riferisce al welfare dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Parlerò però anche di welfare negoziale, cioè di tutto il welfare che viene negoziato tra sindacato e impresa, del welfare bilaterale che può avere una dimensione nazionale, perché il welfare contrattuale nazionale nei contratti collettivi, previdenza e assistenza sanitaria, è un welfare bilaterale, cioè è gestito pariteticamente da lavoratori e datori di lavoro. Però il welfare bilaterale può essere anche di dimensione locale, solitamente può essere regionale, l'artigianato ha una contrattazione di livello regionale e ha quindi un welfare contrattuale di natura regionale governato dagli enti bilaterali. Il caso Huila in Regione Lombardia è un caso in questo senso interessante di studio, seppure appena all'inizio, ma può avere anche una dimensione provinciale. Il commercio ha gli enti bilaterali provinciali in molti casi, in alcuni casi regionali, nel caso della Confesercenti, provinciali nel caso della Confcommercio. Questi fanno welfare con la bilateralità. C'è l'edilizia, ci sono le cooperative, hanno ancora delle forme mutualistiche, l'agricoltura ha una dimensione territoriale e non una dimensione nazionale, per cui c'è tutto un mondo che è contrattuale, che poi ha diversi che è concentrato sul secondo livello, sia esso di dimensione regionale, provinciale o alto. E poi c'è il welfare aziendale. Fino al 31 dicembre del 2015, o meglio dal 1 gennaio 2016, quindi fino all'approvazione della legge di stabilità dello scorso anno, non avrei inserito il welfare aziendale nella famiglia del negoziale. Adesso lo inserisco però, perché una delle principali novità della legge di stabilità è stata la contrattabilità del welfare. Non solo la creazione di una fattispecie prima inesistente che è il welfare di produttività, ma anche la possibilità di contrattare qualsiasi piano di welfare indipendentemente dal legame col premio di produttività, che è un intervento strutturale di modifica del 51,2 del TUIR. Guardate che questo cambio è un cambio culturalmente molto rilevante. Tecnicamente è stato detto prima, sono sostanzialmente 4 le novità apportate dalla legge di stabilità.
si è reso contrattabile la lettera F, FBIS, FTER, si è creato il welfare di produttività, si è creata i voucher e si sono ampliati i servizi, in particolare poi ridefinendo l'FBIS, che era un casino interpretativo, tra l'altro come è stato scritto ancora una volta male, poi l'Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire dicendo fantasiosamente che le babysitter entrano nel 2bis, ma non è vero, assolutamente, vabbè, però lo accettiamo perché in Italia le circolari fanno norma e va bene. E creando ex novo la non autosufficienza degli anziani, quindi l'FTER, quindi il badantato e l'assistenza agli anziani, quindi o non autosufficienti o over 75, perché per la norma l'anziano è l'over 75. Quindi questo è anche per l'agenzia, no, questo anche per la normativa lavoristica. Quindi queste sono le novità tecniche che sono state spiegate sicuramente meglio di come potrei fare io prima. Però io vi faccio riflettere su la non so quanto volontaria novità culturale di fondo. Prima della legge di stabilità vi era in capo a ogni piano di welfare aziendale che volesse godere dei vantaggi fiscali l'obbligo di volontarietà, cioè non poteva per legge essere contrattato quel piano. Se veniva contrattato faceva perdere al dipendente e all'impresa i vantaggi previsti dal TUIR, perché il TUIR era esplicito nel dire volontariamente sostenuto dall'impresa, per quanto riguarda la lettera F. Quel volontariamente è stato il motivo per cui le parti sociali si sono disinteressate del welfare aziendale fino ad oggi, perché non ne facevano parte da una parte, dall'altra perché non accettavano la conformazione di fondo del TUIR, che è un testo nato avendo in mente il modello paternalistico della grande fabbrica diffuso negli anni 70-80 che in Italia non ha vinto. Eppure quel modello, ahimè, è il modello sul quale è delineato tutto il diritto del lavoro nel nostro paese. Il nostro è un diritto del lavoro che è sostanzialmente costruito avendo in mente il modello economico degli anni 70-80 della grande fabbrica manifatturiera. E infatti adesso fa molta fatica il nostro diritto del lavoro a leggere le situazioni più moderne del mercato. Per questo le tante riforme con i loro errori, i loro scompensi, eccetera, eccetera. Però anche questa parte del TUIR risente di quel modello lì. E allora le parti sociali, non accettando un modello sostanzialmente concessivo paternalistico, non sono mai entrati nella partita del welfare aziendale, tanto più che la norma glielo vietava. E quindi abbiamo osservato per 30 anni la sclerosi del legislatore, mentre il legislatore lavoristico, dalla legge Treu, dal pacchetto Treu 97 ad oggi, tranne il Jobs Act, che secondo me cambia direzione, tendenzialmente ha provato a portare la regolazione del lavoro verso il decentramento e quindi verso la contrattazione, in particolare di secondo livello, il legislatore fiscale continuava a vietarla. E allora le parti sociali cosa hanno detto? Beh, io preferisco andare verso il modello del premio di produttività che dal 2010 deve essere per legge contrattato. Per legge contrattato. Ma perché il premio di produttività, poi possiamo vederla come volete, ma portatemi uno studio che dica che il premio di produttività che in Italia esiste dal 2008 ha portato un grammo in più di produttività. No, e neanche nella nuova norma lo porterà. Il premio di produttività è nato all'inizio per dare qualcosa più in tasca al dipendente. Il nostro cuneo fiscale, come sapete, è molto elevato e quindi per respirare si è detto vabbè, usiamo il 10% del premio di produttività. Dal 2010 cambia la funzione. Purtroppo non assume neanche in quel caso la funzione di aumentare la produttività, ma assume la funzione di incentivare la contrattazione di secondo livello e quindi pone in capo alle aziende l'obbligo per godere della detassazione, attenzione, che va a vantaggio del lavoratore però, non dell'azienda, e quindi l'azienda che non voleva avere il sindacato ha continuato a non volerlo, pertanto dice tanto a me cosa cambia? Cambia per il lavoratore. Pone in capo alle aziende l'obbligo dell'accordo sindacale, che poi in realtà viene, ahimè, piuttosto raggirato, perché dal 2010 ad oggi abbiamo visto qualche bell'accordo, ma sostanzialmente abbiamo visto tutti accordi fotocopia di qualcosa fatto a livello nazionale. L'anno scorso viene posta anche l'aspetto dell'incrementabilità, che prova a portare di più verso
verso la maggiore produttività. Secondo me non ci andrà, perché sarà facilmente aggirabile anche questo, individuando dei valori X del quale verificare un incremento, dicendo tra questi valori, tra questi 7 valori basta che uno abbia un incremento e allora do tutto il premio, per cui sostanzialmente si raggirerà anche questo. Ad ogni modo, quello che ci tengo a dire è che per 30-40 anni la normativa, no, 40 anni no, per 20 anni la normativa lavoristica è andata verso il coinvolgimento delle parti sociali, la contrattazione, in particolare la contrattazione di secondo livello. La normativa fiscale è rimasta fino al 1 gennaio 2016 ferma invece su un'idea concessiva, non diciamo paternalistica, diciamo quantomeno concessiva unilaterale. Con la legge di stabilità questo cambia, però cambiando cambia la natura del welfare aziendale, perché prima, avendo l'obbligo di essere volontaria, che tradotto normativamente vuol dire che il piano di welfare non doveva essere esito di alcun obbligo in capo al datore di lavoro, dovendo essere volontaria, non doveva avere quindi una funzione economica. Poi è chiaro che le imprese hanno incominciato a darne una funzione economica, ma per la norma il welfare aziendale non aveva una funzione economica. Gode e godeva del vantaggio fiscale proprio perché permetteva di portare fondi al soddisfacimento di esigenze meritevoli di tutela, perché esigenze di natura sociale. I famosi benefici di utilità sociale, oneri di utilità sociale sono definiti. Il motivo per cui nel TUIR hanno il vantaggio fiscale è perché vanno incontro a delle esigenze socialmente protette, per cui lo Stato garantisce un vantaggio fiscale all'imprenditore che, illuminato nella logica del TUIR, ci metteva delle risorse che non è tenuto a dare. Questo è il motivo. Ma superando la volontarietà, il welfare assume una funzione economica esplicita, cioè diventa parte di uno scambio, dello scambio tra lavoratori e impresa. È evidente che il legislatore intende questo perché crea il welfare di produttività, che prima non esisteva, cioè permette di pagare il premio di produttività, che è la più economica delle soluzioni, in welfare, in beni e servizi di welfare. Quindi la funzione economica, che prima non era formalmente vietata, nelle grandi imprese era sostanzialmente comunque raggiunta, però era formalmente vietata, invece diventa esplicita. Il welfare assume una funzione economica. Questo implica una ridefinizione sicuramente dei termini, cambia certamente la definizione del welfare aziendale con il 31 dicembre, con la mezzanotte del 31 dicembre del 2015, e pone una svolta. Certamente fa sì che le parti sociali si incomincino a interessare molto di più del welfare aziendale, in particolare il sindacato, perché diventa un attrezzo nella cassetta degli attrezzi del sindacato, un attrezzo che il sindacato conosce ancora molto poco, ma perché in effetti non l'ha mai maneggiato nelle forme più spinte, quantomeno fino al 31 dicembre. Certo, lo ha maneggiato nelle forme tradizionali, previdenza, assistenza sanitaria, conciliazione, ma sicuramente non l'ha mai maneggiato per tutto quello che concerne in particolare le soluzioni per i figli, l'assistenza per anziani, ma soprattutto tutto il mondo ricreativo, che è, se vogliamo, la frontiera più moderna del welfare aziendale. Attenzione, il welfare aziendale unilaterale permane ancora, ma non ha più senso, perché è svantaggiato fiscalmente. Se io decido di fare un piano di welfare volontario unilaterale, sono soggetto al limite del 5 per 1000. Se invece mi pongo un obbligo non necessariamente contrattato, il regolamento però è un obbligo, devo fare il regolamento. Se non lo faccio, sono soggetto al 5 per 1000. Se faccio il regolamento, cioè mi pongo da solo un obbligo, quindi supero la volontarietà perché il regolamento è un'obbligatorietà, allora posso dedurle totalmente. Per cui il welfare unilaterale volontario tenderà a sparire. Emergerà il welfare obbligatorio, che può essere obbligatorio unilateralmente, regolamento, obbligatorio perché è contrattato e quindi rientrerà, diciamo, nel negoziale, nel contrattuale. Secondo me
adesso su questo mi soffermo, dico uno scenario che si apre, cioè, o meglio, non lo posso sapere, è un'ipotesi. Io credo si aprirà questo scenario, si aprono queste 3 strade. Adesso poi la legge di stabilità interverrà nuovamente, alzerà a 80.000, 3.000. Questa è una misura su cui si può discutere a lungo, perché comunque vuol dire che in Italia lo stipendio medio è 23.000, per cui se alzi fino a 80.000 stai andando a prendere i dirigenti. Quindi dici, va bene, pago, no? Su tassazione generale vado a detassare il premio dei dirigenti, visto che appunto la media è 23.000. Non lo so, questa è una valutazione politica. Prima il premio non è che non ci fosse per i dirigenti, c'era, ma era tassato, per cui non è che... Comunque, adesso si cambierà, ma non dovrebbero esserci particolari rinculi per quanto concerne la normativa sul welfare aziendale, un po' perché intelligentemente il legislatore l'articolo 51 l'ha strutturalmente cambiato l'anno scorso, quindi quello che può cambiare è il welfare di produttività. Io però credo che il welfare di produttività sia una specie di ibrido un po' strano, che anche fiscalmente anomalo, perché è un premio di è un piano di welfare attratto dalla normativa del premio di produttività. Secondo me non hanno proprio senso le soglie in questo caso, quando fai un premio di produttività. Tanto è vero che allora l'azienda direi, ma scusa, non vincolarti al raggiungimento degli obiettivi, fai un piano di welfare contrattato, e perché devi sottostare al rispetto dei 2.000, dei 80.000 o dei 50.000 attuali, no? Se hai questa possibilità, contratta un piano di welfare e esci da tutto il casino della normativa che ogni anno cambia del premio di produttività. Quindi il welfare di produttività probabilmente è un istituto di passaggio, che per qualche anno esisterà, ma poi si tornerà a chiarire la differenza tra il premio normale e i piani di welfare ex tuir, immodificabili, sicuri, certi, facilmente descrivibili. 2 minuti. Le strade che vedo davanti alla luce di questi cambiamenti sono un welfare contrattuale che continuerà a permanere, anche perché, attenzione, le parti sociali stanno chiedendo, e fa parte dello scambio che c'è stato in questo periodo anche sulla pensione eccetera, di alzare anche le soglie di detassazione del welfare contrattuale, cioè i 3.200, i 5.000, quindi elevare la detassazione su previdenza complementare e assistenza sanitaria, che sono le forme base del welfare contrattuale. Il welfare contrattuale permane ed è uguale per tutti quelli che applicano quel contratto, indipendentemente da geografia, da produttività dell'azienda, da tipologia di impresa, dimensione di impresa, eccetera, eccetera. E va bene. Diciamo che è il primo zoccolo del secondo welfare, in termini contrattuali, no? C'è quello statale e poi il welfare contrattuale. Il welfare bilaterale territoriale a questo punto si costruisce non solo integrativo del pubblico, ma integrativo anche del contrattuale, perché è inutile che si sovrapponga, visto che ha comunque una radice contrattuale. Particolarmente utile per la micro, piccola e media impresa, concentrato soprattutto su strumenti di natura evidentemente sociale, quindi gli strumenti più noti, conciliazione, educazione dei figli, assistenza, libri di testo, eccetera, eccetera, lasciando poi probabilmente alla grande impresa, alla media e grande impresa, che può farlo, il welfare aziendale obbligatorio, correttamente inteso, quindi non come mero risparmio di costo, che evidentemente è un modo di fare welfare, ma ha il respiro corto, ma come leva per la gestione del personale, come fattore di produttività da misurare, perché un'azienda poi il ritorno economico lo chiede, in termini di fidelizzazione o maggiore produttività, a questo punto integrativo degli altri due, quindi non solo del welfare pubblico, ma anche del contrattuale e anche del bilaterale territoriale laddove c'è, se l'azienda è tenuta a pagarlo. Probabilmente di natura un po' meno sociale, cioè profilato sul bisogno dei lavoratori della tua impresa. È difficile capire il bisogno del singolo lavoratore di un territorio o di un contratto nazionale. Della singola impresa è più facile. È più facile avere una grafica, sai chi sono e se li incontri sai uno a uno, sai cosa vogliono. E quindi lo profili, ma lasci un attimino in secondo campo la natura prettamente sociale. Questo vuol dire nuovo protagonismo, secondo me, nell'ambito welfare della contrattazione e delle relazioni di lavoro.
Vuol dire un superamento dei pregiudizi verso il welfare, una capacità di lettura e comprensione dei bisogni, perché anche nel welfare aziendale obbligatorio, se c'è il sindacato sarà chiamato in causa su questo, per forza. Un'inaspettata spinta che arriva dal decentramento contrattuale, mentre il Jobs Act secondo me invece torna alla centralizzazione sulle regole del lavoro. E da ultimo un'occasione, secondo me si sta creando una dialettica negativa, diciamo così, cioè di avversione tra il welfare del contratto nazionale e il welfare della bilateralità versus il welfare aziendale. In realtà un pochino questa dinamica si sta creando e credo sia emerso anche dagli interventi. Questo diventa anche una sfida però per il welfare territoriale di natura bilaterale soprattutto, ad allargarsi, a potenziarsi, magari perché no, a intercategorializzarsi, cioè a mettere in comune le esperienze tra settori diversi. Chiudo con questo perché è un ragionamento che stiamo facendo nel tavolo, lo dico qui, siamo in Veneto, di Arsenale 2022. Io coordino il tavolo sul welfare delle parti sociali del Veneto, ci sono tutte le parti sociali eccetto la CGIL e la UIL, tutte le altre ci sono, e la riflessione che si sta facendo è proprio su questo, è proprio su se forse con le novità del welfare che stiamo osservando non può essere che anche il welfare, che non è di per sé regolato dal legislatore, perché la bilateralità, il welfare bilaterale esce da tutti i discorsi che abbiamo fatto del TUIR, non c'entra con il rapporto di lavoro direttamente, per cui non è soggetto al 51 eccetera eccetera, è un'altra cosa. Però alla luce di tutte le novità che ci sono sugli altri ambiti, se forse non siano le parti sociali che per quanto concerne loro, indipendentemente dal legislatore, con per esempio la bilateralità, il welfare bilaterale, non possono fare uno scatto in più, un tentativo in più per mettere a fattor comune esperienze che fanno tutti, in modo polverizzato, non dialogato, spesso non conosciuto, potrebbe invece diventare un interessante condiviso welfare bilaterale di natura territoriale tra tutti i settori, e questo permetterebbe di offrire ai dipendenti, in particolare della piccola e microimpresa, molti più servizi di valore più elevato e più profilati. Grazie. Grazie. Grazie Emanuele. Domande? Valerio Fracaro, consulente del lavoro. Volevo capire, anche magari insieme con, se può rispondere anche Diego, sul discorso del calcio a 7, calcio a 11 che hai anche riaccennato adesso, per cui discorso se faccio un regolamento unilaterale cosa posso mettere dentro? Cioè nel regolamento unilaterale posso mettere dentro un obiettivo oppure no? Perché se metto dentro l'obiettivo devo ricadere nel decreto produttività. Ecco, se puoi magari chiarire meglio questa cosa. Io do una risposta al lato lavoristico, diciamo così. Allora, si ricade nel premio di produttività se si seguono le norme della legge di stabilità sul premio di produttività, poi chiarite dal decreto di marzo, dalla circolare dell'agenzia. Se uno non mette alcun indicatore, cioè non intende misurare nessun incremento di produttività, redditività, eccetera, eccetera, ma all'interno di un regolamento aziendale che lo obbliga, anche di natura unilaterale, si obbliga qualora non so, il bilancio dell'azienda lo permettesse, e per dire che lo permette si identifica un indicatore da raggiungere, il datore di lavoro si obbliga a costruire dei piani che vanno incontro alle esigenze di utilità sociale dei propri dipendenti o di benessere dei propri dipendenti, secondo me è fattibile. Sì, assolutamente. Quello che non è fattibile è che se quello stesso regolamento dicesse che il premio è dato anche monetario, beh, quel premio non è soggetto al 10 in ogni caso, perché non risponde alla normativa del... Attenzione che il welfare, quando è dato a pagare la produttività, deve essere per scelta del lavoratore, dice la norma. Secondo me è stato un errore scrivere quella cosa, perché se io già ti ho obbligato all'accordo sindacale non si capisce perché chiede la scelta del lavoratore, perché altrimenti allora non ha senso l'accordo sindacale, cioè o è rappresentativo quell'accordo o non è rappresentativo. Secondo me tutte e due non ha senso, però capisco che era protettivo probabilmente per il lavoratore. Ad ogni modo, se il premio di produttività lo si vuole dare in welfare, è il lavoratore che sceglie se averlo in monetario, in welfare o parziale dei due.
no? Se invece faccio un piano di welfare, non sono obbligato a dire al lavoratore come lo vuole avere. Posso anche dire faccio un piano di welfare. Il lavoratore può semplicemente dire aderisco o non aderisco. Se non aderisce perde il diritto a quei beni e servizi. Se non aderisce, se aderisce avrà quei beni e servizi. Ma non devo dirgli se non aderisci te li do in busta paga, perché c'è un'infungibilità poi del... Altre domande? Ma state tutti bene? Adesso ho fatto accendere l'aria condizionata perché è caldo. Io ho caldo, voi avete caldo? Sì, l'ho fatto accendere. Sì, sono Adesso stati vi 2 congelo. interventi caldi. 2 interventi abbastanza caldi. E i relatori stanno bene? Avete bisogno di No, acqua? no, noi Qualcosa stiamo a bene, posto? abbiamo tutto quello che serve. Perfetto. Grazie. Scusate perché direi vi visto- voglio bene tutti e non vorrei che state male per tutta la giornata. Abbiamo ancora un'ora, vi avevo detto che non c'era pausa. Grande Allora. Sabri, grazie. Però il pranzo lo state... Stiamo organizzando Ottimo, il pranzo. Avrete benissimo. un bicchiere d'acqua e un pezzo di Resistiamo. un tozzo di pane per tutti. Guarda Pacello, è arrivato in ritardo ed esce. Vabbè, Allora. c'è chi può farlo. Adesso diamo la parola a Lorenzo Bandera, che qui ci rappresenta, diciamo, oltre che la professionalità e le esperienze di un centro studi molto importante in Italia, che è appunto i percorsi di secondo welfare. E lui si è sposato l'anno scorso, quindi non ha figli, però ha una moglie che logicamente gli dirà quanto in giro vai per l'Italia, torni a casa sempre tardi, no? Ti dirà queste cose. Non penso sia solo la mia che... Bene, allora ti lascio la parola, se vuoi dire anche tu 2 cose rispetto... Ti passo il telecomando? Ti passo io il telecomando. Lorenzo, occhio alle battute sulle mogli. Fai qualcosa per rimediare. Va bene, allora non dico niente, sto zitto che ci metto meno. No. No, allora mi presento velocemente. Sono sposato da 13 mesi, ho fatto il conto adesso. Non ho figli, spero di averne a breve, ma al momento, come dire, questa la speranza, perché vi spiego un po' la mia situazione, perché è interessante in termini di conciliazione, perché mia moglie studia per diventare magistrato, quindi studia, è a casa tutto il giorno, quindi lavoro solo io, cioè lavoro nel senso porto a casa io la pagnotta, perché lei studia, anche io studio, ma studio remunerato, sono fortunato, e quindi quest'anno è stato un anno interessante perché sono venuti fuori col matrimonio tanti problemi di conciliazione tra noi due, prima di tutto, e poi insomma sul fronte familiare, perché noi abbiamo dei genitori che ancora lavorano, che sono molto più svegli di me in alcuni casi, abbiamo delle nonne che però anche loro sono a volte, mi sembra molto più in forma di me, ma hanno dei bisogni sanitari, quindi mi è capitato più volte di portarle in ospedale per delle cose, come dire, di controllo normalissime, e lì ti rendi conto, per esempio, la nonna di Giulia, Giulia è mia moglie, mi sembrava ovvio ma lo dico lo stesso, che ancora lavora a 83 anni, è una negoziante, ha un contratto con la Confcommercio o con gli esercenti, adesso non mi ricordo quale sia l'ente, a cui aderisce il suo negozio, e quindi lei, una volta arrivata in ospedale, grazie alla mutua che ha fatto con la sua, come dire, col suo ente di rappresentanza, va direttamente a fare la visita e non paga niente, che è una cosa, come dire, che per uno che non va mai negli ospedali e sente parlare tanto male degli ospedali è interessante, perché ti rendi conto di come un welfare che esiste da molto tempo, perché non è un welfare aziendale in senso proprio, ma viene da tutta l'esperienza che ci è stata descritta prima, funzioni e sia interessante anche, come dire, vedere nelle circostanze come effettivamente funzioni. Dal punto di vista lavorativo, come ha detto Fabio, io lavoro a un centro di ricerca che si chiama Percorsi di Secondo Welfare, che si occupa di studiare, approfondire tutte quelle forme di welfare che non sono finanziate da risorse pubbliche, ma vengono sviluppate sui territori da soggetti terzi che appartengono a, come dire, a diverse sfere, alla sfera del mercato, alla sfera del no profit. È un termine interessante quello di secondo welfare, perché è stato bello vedere come si sia provato a fare, come dire, a specificare, a dare delle definizioni, ad abbassare. Il secondo welfare tiene dentro tutta una serie di azioni, funzioni, soggetti, progetti che
vanno ad affrontare le problematiche che ci sono state raccontate prima. Quindi il termine secondo welfare facilita un po', cioè si tratta di tutte quelle forme di welfare che vanno ad affiancarsi al welfare pubblico senza la pretesa di sostituirlo, ma di integrarlo laddove non arriva o laddove non è più in grado di arrivare, fornendo risorse aggiuntive fondamentalmente. Quindi non parlo di welfare privato, perché non è solo privato, parlo di secondo welfare. Faccio una brevissima descrizione di 1 minuto, segnalandovi 3 elementi da tenere a mente anche a fronte della relazione che adesso vado a fare, che sono questi. Il secondo welfare si caratterizza per 3 pilastri fondamentali: l'apertura a soggetti non pubblici, quindi accanto allo Stato sono coinvolti nell'area del welfare altri soggetti che appartengono al mercato e alla sfera del no profit, e tendenzialmente questi soggetti non pubblici tendono a mettersi in rete per affrontare i bisogni che intendono affrontare. I soggetti del secondo welfare tendono all'innovazione sociale, quindi a creare nuovi servizi per rispondere a bisogni vecchi e nuovi delle persone, e questo è un elemento secondo me fondamentale, favorisce l'empowerment dei soggetti coinvolti nel welfare, quindi favorisce la partecipazione dei cittadini in un'ottica di coproduzione, coprogettazione e responsabilizzazione nel servizio. Questi 3 elementi secondo me sono interessanti anche per la presentazione che vado adesso a fare. Il tema della mia relazione, come da programma, era l'esperienza delle reti territoriali di conciliazione della Regione Lombardia. C'è stato un po' un misunderstanding, perché poi ho capito che l'obiettivo era puntare più su come dire, una descrizione generale di alcune esperienze che vengono dalla Lombardia. Ma penso che questo, anche in relazione a tutto quello che abbiamo sentito finora, sia utile, possa essere utile alla discussione. Sui problemi, visto che chi mi ha già preceduto ha fatto come dire, un ottimo quadro, mi vado molto velocemente. Come abbiamo detto, la conciliazione è fondamentale in questo tempo, quindi la conciliazione di tempi di vita e lavoro, per 4 ragioni fondamentali. Il tema dell'invecchiamento, quindi abbiamo una popolazione sempre più vecchia che invecchierà sempre di più. Le proiezioni dell'Eurostat dicono che nel 2060 il 30% degli italiani avrà più di 65 anni. Pensate che cosa vuol dire: oggi siamo al 20%, il 30% tra 45 anni aveva più di 65 anni, il 12% quasi, no, il 13% ne avrà più di 80, quindi un quadro molto complesso che richiede risposte che, come dire, di lungo periodo, ma che iniziano a essere strutturate nell'immediato. La questione della conciliazione è molto legata al tema della partecipazione femminile al mondo del lavoro. Mi è piaciuto molto quello che è stato detto prima, cioè che il tema non è il fatto che le donne lavorano poco perché sono a casa, perché hanno, come dire, hanno un alto tasso di natalità, si occupano unicamente dei figli, ma c'è un problema di servizi. Il Fertility Day è stata l'occasione per discutere di questo, anche se poi il tema era diverso, era sulla fertilità, come dire, però il dibattito sociale che è seguito a quei giorni ha aiutato a portare sotto la lente ingrandimento a questo tema, cioè che in Italia si spende poco per servizi di conciliazione, si spende in generale poco per la famiglia. In Italia spendiamo poco meno del 5% della spesa sociale sul fronte famiglia, la media europea ci dice che invece è quasi il doppio, l'8,2%. Come ho detto, vado un po' veloce su questi perché ne abbiamo già parlato. C'è la questione, il cambiamento delle strutture familistiche, quindi ci sono meno matrimoni, si fanno meno figli, ci si sposa più tardi. E c'è un tema interessante che è legato a quello dell'invecchiamento, cioè che la famiglia, su cui come dire, la famiglia del welfare fai da te, che rispondeva a quella mancanza del welfare pubblico sul fronte familiare, pian piano viene meno, mentre fino a, penso, 10-20 anni fa, anche adesso, ma con tassi sempre più bassi, lo strumento, passatemi il termine, di conciliazione più forte era la famiglia, in particolare i nonni, cioè vado al lavoro a chi lascia i figli ai nonni o alla zia che sta sopra o ai vicini. Questo sta venendo meno, da una parte perché la famiglia per come la conosciamo pian piano cambia, ci sono delle modificazioni strutturali, ma poi anche perché i nonni sono sempre più vecchi. Quindi una cosa è lasciare un bambino a una persona di 55-60 anni, una cosa è lasciare un bambino a una persona di 70 anni in soldoni.
L'altro tema, secondo me, fondamentale è questo, che non so voi, io col fatto di lavorare spesso da casa e avere la fortuna di non dover andare a timbrare un cartellino, sono sempre online e quindi da un lato sono facilitato nella conciliazione di tempi di vita, cioè posso portare la nonna all'ospedale, posso andare a fare la spesa, decido io quando smetto, quando inizio a lavorare. L'altro problema è che essendo sempre online sono sempre reperibile e soprattutto una volta che inizio un lavoro, per come sono fatto io, tendo a portarlo a termine senza curarmi delle altre cose. Quindi il lavoro diventa in certi casi una gabbia, come dire, da un lato c'è la facilitazione, dall'altro c'è anche il rischio che il lavoro diventi una parte che, come dire, che ti opprime da un certo punto di vista, ma per capacità. Quello di cui voglio parlare, la relazione è proprio su questo, è l'esperienza delle reti territoriali di conciliazione lombarde. Penso sia un'esperienza interessante perché dimostra da un lato come un ente pubblico, in questo caso la Regione, possa avere la possibilità di sperimentare, che è una cosa che tendenzialmente il soggetto pubblico per sua natura non è né propenso né in grado di fare. Dall'altro penso fornisca alcuni dati interessanti anche sulle prospettive che può avere WelfareNet, perché penso che alcuni elementi positivi, alcune criticità emergano in queste esperienze e siano riconducibili anche a quelle di WelfareNet. Cosa sono le reti territoriali? Allora, fondamentalmente sono degli strumenti attraverso cui la Regione Lombardia intende coinvolgere una vasta platea di attori sui territori per sviluppare interventi della conciliazione di vita e lavoro sui territori provinciali. Lascio stare il percorso che ha portato alla creazione della rete. Gli obiettivi di questi soggetti sono fondamentalmente tre. Uno, intercettare in maniera innovativa la domanda, cioè coinvolgendo sul territorio una vasta gamma di soggetti che il territorio lo conoscono e lo vivono tutti i giorni. L'idea è quella di intercettare meglio le domande che vengono dai cittadini e ovviamente cercare delle risposte che siano più aderenti alle necessità dei cittadini. Dall'altro, come detto, c'è la caratteristica che i territori in quest'ottica diventano dei laboratori di innovazione, sia dal punto della governance, cioè nella capacità di sviluppare nuovi modelli per affrontare i problemi, sia dal punto di vista delle policy, cioè che questa nuova governance porta allo sviluppo di nuovi tipi di politiche per affrontare i problemi sociali dei diversi territori. Da ultimo il tema delle best practice che riprendo in fondo. Fondamentalmente le reti funzionano così. I soggetti che desiderano aderire alla rete possono aderire a un accordo di programma, che è un documento con capo che viene stilato dalla ASL insieme ad alcuni altri soggetti che vedremo in seguito, che stabilisce alcuni obiettivi che deve avere l'accordo, che deve avere la rete, che poi verranno sviluppati attraverso dei piani di azione territoriale. Quindi c'è prima una fase in cui si stabiliscono gli obiettivi principali della rete e poi uno sviluppo concreto dei piani territoriali attraverso la collaborazione tra diversi soggetti. Al centro abbiamo le ASL, che sono state identificate dalla Regione come gli enti capifila, cioè gli enti che sui territori avevano maggiore capacità di aggregare tutta una serie di soggetti che vedete qui riportati: imprese, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali, fondazioni, associazioni, imprese, con l'obiettivo da un lato di promuovere la rete, dall'altro di promuovere l'idea della conciliazione, che nel 2010 se ne parlava, ma era un tema che sfido chiunque a dire che io già 7 anni fa parlavo di conciliazione come ne stiamo parlando oggi, perché è un problema che è venuto fuori soprattutto a seguito delle conseguenze della crisi economica, che si sono sviluppate ovviamente a partire dal 2009-2010. Le reti hanno avuto 2 fasi di sviluppo, una più di sperimentazione tra il 2010 e il 2013 e una 2014-2016 con l'obiettivo di mettere a frutto quanto imparato nell'esperienza precedente. Durante la fase 2010-2013 sono stati coinvolti su tutto il territorio lombardo 450 stakeholder
e sono state progettate 130 iniziative, sia trasversali sia mirate, per rispondere ai temi della conciliazione nelle diverse province. Vi faccio un esempio di che cosa è stato fatto in questa fase di sperimentazione. Fabio, se sto sforando, dimmi. Sto sforando, mi stai dicendo. 5 minuti, perfetto. Cioè, perfetto. Allora, fondamentalmente, allora facciamo così, salto la parte di questa prima sperimentazione, che è probabilmente quella meno interessante, e passo direttamente alla seconda. Cioè, mettendo a frutto quanto imparato nella prima fase di sperimentazione, la Regione ha promosso un nuovo approccio per sviluppare i temi della conciliazione sui territori. Per prima cosa sono stati introdotti dei nuovi soggetti, cioè, se vi ricordate, ci sono prima gli accordi di programma, poi i piani territoriali, e poi diversi soggetti, attraverso i piani territoriali, decidono quali azioni sviluppare sui territori in sinergia per rispondere ai bisogni delle persone. Qui c'è un passo ulteriore, cioè si creano le alleanze territoriali, cioè su territori più piccoli, su comunità più ristrette, c'è la possibilità di creare queste alleanze territoriali che danno ovviamente la possibilità a un numero più ristretto di soggetti, ma magari tra loro più legati, di andare a intervenire su bisogni più specifici che emergono nel territorio. L'altro tema interessante è l'investimento in formazione. La Regione a un certo punto si rende conto che ha fatto molto sul tema della conciliazione, ma spesso le persone con cui parla non riescono neanche a capire che cosa sia la conciliazione, oppure tra soggetti diversi, per esempio penso tra imprese, sindacati e organizzazioni del terzo settore, si parlano lingue diverse. Cioè si parla di conciliazione ma con concezioni molto diverse, si parla di interventi ma uno lo pensa in un modo, uno lo pensa in un altro, cioè proprio per una forma mentis diversa l'una dall'altra, e quindi investe in conciliazione, sempre attraverso le ASL. E poi c'è questa idea della premialità, cioè che la Regione investe altro denaro sulle reti di conciliazione, ma dice l'80% lo distribuiamo in base ai bisogni che sono emersi nella fase precedente. Il 20% lo eroghiamo invece a chi si è dimostrato in grado di fare qualcosa di veramente innovativo, cioè diamo risorse in più a titolo di premialità per continuare le esperienze che evidentemente sui territori si sono dimostrate in grado, si sono dimostrate capaci. È stato introdotto anche un tipo di governance molto interessante. Prima avevamo una governance fondamentalmente multiattore su base provinciale. Qui abbiamo un nuovo tipo di governance che è sempre multiattore ma multilivello, cioè ogni livello regionale, territoriale, con le reti e quindi con le ASL capofila, e a livello delle alleanze ha propri strumenti di governance, ha proprie capacità di capire quali sono le necessità e quali misure possono essere messe in campo per affrontarle. A livello regionale abbiamo una cabina di regia che tira le fila tra tutte le reti territoriali, a livello di rete territoriale abbiamo un comitato di valutazione che valuta le misure che arrivano dalle alleanze locali, che come detto sono quelle che mettono insieme i soggetti più vicini ai bisogni delle persone. Questo è uno schema che riprende questa governance sviluppata dalle nuove reti territoriali, nuove ma il progetto finisce tra pochi mesi, quindi poi si dovrà capire anche quale sarà il proseguo dal 2017 in avanti. Alcuni dati che vi lascio, poi ne possiamo parlare. Vi faccio un esempio concreto per farvi capire l'impatto che un'alleanza può avere sul territorio. È quella di Eugenio. Eugenio è un progetto che nasce all'interno di un'alleanza territoriale nella rete territoriale di conciliazione di Mantova, che mette insieme soggetti pubblici e soggetti privati. Mette insieme 3 comuni molto piccoli, di cui vi sfido a trovarli sulla carta geografica. Io quando li ho riletti ieri mi mettevo a ridere perché hanno dei nomi più assurdi del posto in cui vivo, che è già molto assurdo. Ci sono 8 aziende di diverse dimensioni che insieme hanno un bacino di utenza potenziale, di lavoratori che possono usufruire dei servizi sviluppati dall'alleanza, di 2000 persone. Quindi un territorio abbastanza piccolo ma con un bacino di utenza di lavoratori abbastanza ampio. Cosa ha fatto Eugenio? Nell'immediato ha sviluppato un servizio molto semplice, che è quello dei voucher per i centri ricreativi estivi. Quindi le
varie aziende si sono messi insieme, hanno deciso che il bisogno dei propri dipendenti era principalmente quello, e attraverso le risorse messe a disposizione dall'ente regionale hanno sviluppato un servizio molto, molto semplice, come dire, anche non particolarmente innovativo. E poi hanno iniziato a sviluppare una serie di convenzioni territoriali anche con l'obiettivo che diceva prima Diego, cioè con l'obiettivo di arrivare a creare una massa critica, un livello di richiesta di servizi tale da favorire l'abbassamento dei costi e quindi un miglior servizio per i dipendenti. Quello che è più interessante però è l'idea con cui parte l'alleanza di Eugenio, cioè quella di non fermarsi allo sviluppo di misure immediate per rispondere ai bisogni dei dipendenti, ma anche di creare le condizioni da un lato per mettere sempre più in sinergia le diverse aziende che partecipano all'alleanza, dall'altro quello di fare in modo che i servizi non siano solamente aziendali, quindi legati a quelle singole aziende, ma tendano sempre più a un livello territoriale, cioè che ci sia una contaminazione che riguarda le aziende ma riguarda anche il territorio. Nel momento in cui i servizi di welfare aziendale funzionano per 2000 dipendenti, cioè quei 2000 dipendenti hanno dei vantaggi oggettivi perché fanno parte della rete. Perché non aprire, penso al classico esempio che è quello dell'asilo nido, perché l'asilo nido deve essere condiviso solo tra le aziende? Perché non aprirlo al territorio? Perché una convenzione che funziona per i miei dipendenti non può funzionare anche per altri soggetti collegati, familiari o altre persone che sono collegate all'indotto di queste aziende? Da ultimo, questo è l'elemento secondo me più interessante, c'è stato subito il tema della sostenibilità, cioè l'alleanza si è formata, ha usato le risorse, ma allo stesso tempo ha detto, e se poi alla fine come dire, non abbiamo più le forze per, magari non vinciamo la premialità, magari non abbiamo le forze per andare avanti, come facciamo? Hanno creato le aziende un fondo comune da affiancare al budget pubblico, cioè mettono una quota di risorse che sostiene la parte più, come dire, operativa dell'alleanza di Eugenio. Dall'altro iniziano a pensare all'indipendenza dalle risorse pubbliche, quindi in un'ottica di sostenibilità futura che, come dire, non è scontata, soprattutto quando le risorse vengono dal pubblico. Qui velocemente vi riporto alcuni elementi che sicuramente si sono dimostrati molto positivi e alcune domande aperte, che come ho detto secondo me sono in parte sovrapponibili al tema di WelfareNet, come dire, alla forma di WelfareNet. Benefici, prima di tutto la creazione di reti multi-stakeholder che sui territori riescono a promuovere nuovi tipi di politiche. L'attivazione di nuove risorse, il caso di Eugenio mi sembra molto, molto evidente in questo senso, e un altro elemento interessante è quello della contrattazione di secondo livello, cioè non solo le aziende hanno iniziato a mettersi insieme, ma hanno iniziato a discutere tra loro attraverso lo strumento della contrattazione su come possono essere migliorate magari misure che vengono sviluppate da 1, 2, 3 o 4 aziende sul territorio. Le ricadute positive al di fuori del mondo del lavoro, cioè servizi che oltre ai lavoratori possono essere ampliati ad altri soggetti che appartengono alla comunità, il tema della sperimentazione, quindi la capacità dell'ente pubblico di definire di individuare alcune esperienze che funzionano meglio, cioè questo è interessante perché l'ente pubblico non sperimenta in autonomia, ma chiede a soggetti che hanno più esperienza sui territori di mettersi insieme, sviluppare qualcosa di nuovo e da lì l'ente pubblico inizia a pescare, che sembra anche questa una cosa molto semplice per come l'ho raccontata, ma per chi opera con l'ente pubblico ha in mente che grande difficoltà può venire fuori in questo senso. E da qui l'effetto di contaminazione, cioè l'idea che quello che viene dal basso possa essere preso ad esempio anche dall'ente regionale. E poi alcune questioni aperte che magari lascio a dopo, non so, finisco, non capisco che cosa mi stai dicendo. No, allora lasciamo alle slide e penso che poi alcuni elementi siano già venuti fuori. Mi premeva soltanto sottolineare una cosa. Le reti hanno avuto come vantaggio fondamentale quello di sviluppare sui diversi territori una conoscenza che era assente tra molti dei soggetti che
che hanno aderito alle diverse alleanze. È un tema fondamentale, perché nel momento in cui io non so che cosa sia la conciliazione, non so che al bisogno del mio dipendente c'è già una risposta magari a 2, 3, 4, 10 chilometri dal posto di lavoro, o io cooperativa non so, cooperativa che mi occupo di non autosufficienza, non so che nell'azienda tal dei tali ci sono 10 persone che hanno soggetti non autosufficienti in famiglia. Come dire, è un tema fondamentale. La rete ti permette di mettere insieme da un lato le risorse ovviamente, ma dall'altro le conoscenze, quindi di conoscersi l'un l'altro, che è sempre una cosa interessante, almeno dal mio punto di vista di solito interessante, e dall'altro mettere a sistema bisogni e possibili risposte agli stessi. Basta, io chiudo qua. Grazie Lorenzo, quindi aggregare la domanda e aggregare anche l'offerta. Bene, allora, adesso a Lorenzo non facciamo la domanda, non perché non vogliamo fargli le domande, ma visto che il tema poi si incastra benissimo su quello che è l'intervento poi di Marco Palazzo, diciamo, direi che facciamo le domande alla fine, in modo tale che adesso Marco appunto espone e spiega cos'è WelfareNet Rete in Rete. Qui volevo dire qualcosa su come è nato WelfareNet, però anche qua per essere sintetici direi solo una cosa. WelfareNet è nato appunto da un incontro di persone, di organizzazioni, in particolare non me ne vogliano gli altri partner dei progetti, del progetto, però diciamo se non ci fosse stato Marco Palazzo e Marco Italiano, quindi diciamo rappresentanti di due realtà che normalmente sono anche in conflitto in alcuni aspetti, perché uno è Confesercenti, diciamo l'ente bilaterale che fa riferimento a Confesercenti, e uno l'ente bilaterale che fa riferimento a Confcommercio, che hanno deciso appunto di collaborare su questo progetto e di coinvolgere anche tutti gli altri partner, probabilmente oggi non saremo qui. E quindi diciamo, questa qua mi sentivo di dirla perché poi su queste cose molte volte, come abbiamo più volte detto oggi, se non cammina sulle gambe delle persone le cose non funzionano, ovvero funzionano magari se ce le diciamo qui nei convegni, però poi usciti da qui non vanno più avanti. Invece la cosa è andata avanti e ha avuto appunto anche un proseguo al di fuori del progetto, del finanziamento regionale, è stato perché insomma ci sono state persone che su questo ci hanno creduto e hanno collaborato assieme. Marco, lascio a te la parola, che adesso ci spieghi il cuore di questa giornata, che è appunto capire cos'è WelfareNet Rete in Rete. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie della partecipazione. Probabilmente qualcuno di voi starà pensando che questo convegno doveva essere il convegno di presentazione di WelfareNet e finora avete sentito parlare tutti tranne che del progetto. In realtà ognuno dei relatori che mi ha preceduto ha parlato di un pezzo del progetto, perché in qualche modo WelfareNet mette insieme un po' tutti gli ambiti che abbiamo toccato, per cui io poi nel mio intervento adesso citerò e riprenderò in realtà alcune delle cose che sono già state dette e la contestualizzazione che è stata fatta comunque mi aiuta a semplificare il mio lavoro di presentazione. Nel mio intervento toccherò tre aspetti. Il primo, da dove siamo partiti, anche se Fabio ha già accennato qualcosa. Il secondo, da dove ripartiamo oggi, in qualche modo cosa abbiamo fatto fino ad ora, per cui oggi c'è in qualche modo una nuova ripartenza del nuovo progetto WelfareNet, e quindi poi entrerò più nel dettaglio su quello che vogliamo fare in questi 2 anni di progetto, ma spero che poi siano anche più di 2 anni, e quindi in qualche modo quali sono gli obiettivi progettuali che ci siamo dati. Partiamo appunto dal dove siamo partiti. Emanuele prima ha detto fino ad oggi le parti sociali sono rimaste sostanzialmente fuori dal tema del welfare. Io dico sì, da welfare aziendale e contrattuale, da welfare aziendale, dico sì, ha ragione, non tutti, per fortuna qualche cosa l'abbiamo fatto, e per cui se qualcuno pensa che oggi siamo qui perché c'è stata una legge di stabilità, non è questo, perché in realtà
Prima che uscisse la legge di stabilità abbiamo già lavorato da almeno un paio di anni con appunto un partenariato di cui che ha già descritto Fabio, e alcuni dei partner in realtà anche da molto più tempo rispetto al tema del welfare. Per cui siamo partiti da alcuni dati che in qualche modo sono già stati spiegati bene rispetto ad alcuni aspetti demografici, che riprendo in maniera proprio con 3 flash, 3 immagini molto sintetiche che però in qualche modo dicono come quei grafici e quei dati che avete visto prima in realtà ci toccano molto da vicino. Il primo è questo, 2 foto, una di una famiglia di 50-60 anni fa, una di una famiglia di oggi. E come vedete i componenti all'interno della foto sono ben diversi. Questo dettato appunto al dato che è già stato mostrato sulla natalità in Italia, dove per intenderci alcuni dei componenti di questo tavolo, Fabio, l'Arianna e la Manuela, sono ancora fermi agli anni 60 più o meno, che hanno 3 figli a testa. Io con una figlia sola sono più moderno, mio malgrado, e quindi vedete che mediamente i numeri sulla natalità sono decisamente cambiati e siamo nel livello più basso d'Europa. Secondo dato, non so se qualcuno di voi mi sa dire se conosce chi è questa persona. Questa è la persona più anziana del mondo. Ha 116 anni ed è l'unico essere vivente attuale a essere nato nel XIX secolo, 1899. Sapete di che nazionalità è? È italiana, si chiama Emma Morano, vive a Verbania, che è sul Lago Maggiore in Piemonte ai confini con la Lombardia. E secondo voi è un caso che la persona più anziana del mondo sia italiana? Non proprio, perché l'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone, cioè il secondo paese per numero di abitanti che hanno più di 65 anni. Quindi anche qua ci dà un dato che poi è già stato fotografato anche precedentemente rispetto a quella che è la piramide della famiglia, dove però vi faccio notare una cosa. L'età che ho messo all'interno delle 2 linee gialle è in qualche modo l'età produttiva o di studio o produttiva, rispetto invece alle 2 fasce che sono sopra e sotto la linea gialla, dove ci sono o i bambini o le persone normalmente in pensione che in qualche modo l'età di mezzo deve mantenere. Questa era la situazione 50 anni fa, dove vedete che la base era molto più ampia perché c'erano molti più figli e la cima invece era molto più ridotta. Queste sono le previsioni tra 50 anni, dove vedete che la piramide si è assottigliata a una sorta di cilindro dove i componenti over 65 incidono in maniera molto più pesante di quanto non incidano già oggi, con un trend di crescita, vedete nella parte azzurra, che già oggi nel 2015 la percentuale di anziani è più alta della percentuale dei bambini, e questa percentuale è solo destinata a cambiare. Questo perché lo dico? Perché c'è tutto un tema di discussione che noi stiamo facendo e che però continueremo a fare ed ampliare anche con altri soggetti, su quali sono appunto i servizi di welfare che interessano i lavoratori, che interessano il territorio. Nell'indagine che abbiamo fatto appunto con ADAPT nel precedente progetto WelfareNet, fatta con quasi 1000 lavoratori, solo il 42% dei lavoratori ci ha detto di avere figli, e di quel 42% la stragrande maggioranza dei figli erano maggiorenni, per cui capite che il tema è probabilmente quello che gli asili nido stanno chiudendo e invece mancano i servizi all'assistenza agli anziani, ma il tema in realtà è che non si tratta di chiudere gli asili nido, ma si tratta di capire come fare in modo che gli asili si attrezzino per rispondere ai servizi che permettano alle persone di tornare a fare figli e di continuare a lavorare rispetto ai dati che ci hanno già dato. Terza fotografia. Prima c'era una bella immagine triste di una persona che si disperava per la mancanza di risorse pubbliche. Il dato che abbiamo dei fondi nazionali per le politiche sociali,
che tra il 2008 e il 2015 sono diminuite sostanzialmente dell'82%. Questo lo dico non tanto perché in qualche modo il welfare privato, il welfare delle aziende deve sostituirsi al welfare pubblico, come è già stato spiegato, ma perché non vuol dire che non dobbiamo continuare a chiedere al governo di aumentare quei fondi, assolutamente, ma dobbiamo trovare il modo in cui il privato si integri con il pubblico. Per capirci, i primi asili nido in Italia non sono nati dallo Stato, sono nati all'interno di aziende come asili aziendali dove c'erano delle operaie che avevano questo tipo di esigenze negli anni 40 e 50, quando la manodopera maschile era andata in guerra e le aziende avevano bisogno di assumere donne. E quindi è nata da un'esigenza in cui il privato si è in qualche modo attivato, non essendoci il servizio pubblico, e poi il pubblico ha capito che quella era un'esigenza universale, ha colto quello che ha fatto il privato e l'ha reso universale. Stesso discorso vale per esempio per le scuole, per gli istituti tecnici. Se pensate alle scuole dei meccanici della Olivetti, erano in qualche modo una delle prime forme di istituti tecnici che ci sono stati in Italia, e quando ad Ivrea è nato l'istituto tecnico meccanico, dopo 35 anni l'Olivetti ha chiuso le scuole di formazione per periti tecnici, perché altrimenti diventava in qualche modo sovrapposta a quella che era la situazione esistente con lo Stato. Quindi il tema è sollecitare il pubblico ed intervenire fin dove è possibile. Quindi in questo contesto ci siamo posti una serie di domande, tra cui il welfare aziendale è solo una prerogativa di aziende più strutturate, di luxottica, o può essere possibile anche in aziende di pochi dipendenti? Anche in luce di quello che è stato detto sulla legge di stabilità, che ruolo nuovo devono giocare le parti sociali in questa partita e che ruolo devono giocare gli enti pubblici? E su questo siamo partiti 2 anni fa più o meno, da 4 progetti finanziati da una DGR regionale che era la 448, che ha visto attivarsi 4 progetti provinciali. Uno era la prima versione di WelfareNet, che si chiamava WelfareNet, la rete che produce benessere, che era localizzata nei territori di Padova e di Rovigo, provinciali. Un secondo era nella provincia di Venezia, con capofila Formaset e Fondazione Ca' Foscari, che tra l'altro hanno visto l'esperienza del servizio di Lab Altobello, e altre 2 esperienze, tutte e 2 nel territorio di Verona, sempre sulla conciliazione vita-lavoro, uno con capofila Verona Innovazione, l'agenzia speciale della Camera di Commercio di Verona, che oggi è confluita su T2I, che mette insieme le agenzie speciali delle Camere di Commercio di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo, e oggi anche Verona, e un'altra con la cooperativa Agorà, che hanno lavorato tra l'altro anche sui comuni. Per cui la prima cosa che ha fatto il progetto WelfareNet, che ci avviamo a realizzare adesso, è mettere insieme 4 esperienze che hanno viaggiato in sostanza in maniera separata fra di loro. Già solo la presenza che avete oggi di Fabio e dell'Arianna, a cui aggiungo la Cristina di Smart & Life, che erano presenti ognuno come strutture tecniche di uno dei diversi progetti della 448, e noi abbiamo messo insieme, come la Confesercenti si è messa insieme alla Confcommercio, anche loro potenzialmente concorrenti, anche se poi come dire, con specificità diverse, si sono messi insieme per lavorare insieme su questo progetto. E quindi è già un primo livello di rete su cui abbiamo cercato di lavorare, appunto sui 3 ambiti che abbiamo detto. E questi 4 progetti comunque hanno realizzato alcune cose piuttosto interessanti, ed era per questo il motivo per cui era importante partire da di qua. Tra le varie, un'indagine che abbiamo fatto appunto sull'analisi dei fabbisogni con ADAPT su quasi 1000 lavoratori, ben 60 piani di welfare aziendali attivati nell'ambito del precedente progetto WelfareNet, alcuni incontri con alcuni comuni, con alcuni territori, alcune convenzioni territoriali,
E abbiamo anche avviato diverse sperimentazioni e start-up, fra tutte per esempio una che porta la spesa a casa, una che porta i farmaci in azienda, la stessa esperienza di Lab Altobello ed altre che in qualche modo hanno avviato servizi innovativi. Delle 60 aziende di welfare, come vedete dai numeri della dimensione aziendale, la stragrande maggioranza erano piccole imprese, erano aziende che avevano 30-40 dipendenti. L'altro aspetto innovativo che vogliamo mantenere, che stiamo mantenendo nel nuovo progetto, ma che già caratterizzava la precedente esperienza di WelfareNet, ma è già stato detto, era il coinvolgimento della bilateralità, dove però mentre nel progetto precedente erano coinvolti l'ente bilaterale Veneto, capofila di Confesercenti, capofila del progetto insieme all'ente bilaterale di Padova e l'ente bilaterale di Rovigo della Confcommercio di Padova e di Rovigo, oggi abbiamo allargato il territorio sostanzialmente a tutto il Veneto, coinvolgendo sostanzialmente la quasi totalità degli enti bilaterali del commercio, quindi anche di altre province che sono diventate a tutti gli effetti partner del progetto, e questo è sicuramente uno dei valori aggiunti. Veniamo a cosa succede da oggi in avanti. Siamo all'interno di un nuovo bando che è la 254 sulla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo, che ha diviso le azioni progettuali che era possibile presentare in 3 azioni. Un'azione per la costruzione della rete dei servizi di welfare, un'azione 2 legata soprattutto alle imprese, allo smart working, alla riorganizzazione aziendale e ai piani di welfare, e un'azione 3 sull'occupazione e sull'imprenditoria femminile. WelfareNet Rete in Rete si colloca nella prima azione ed è l'unico progetto approvato sulla prima azione, perché così prevedeva il bando. Poi sono stati approvati 7 progetti sull'azione 2, con i capofila che vedete qua indicati, e 6 progetti sull'azione 3. Quindi, essendo l'unico progetto di rete regionale, in qualche modo questo è il progetto che si pone un po' l'obiettivo anche di fare un po' da cabina di regia di quello che sono un po' tutti gli interventi sul bando. Quindi non ci limiteremo solo ad attivare le azioni legate ai progetti, ma cercheremo anche un forte coordinamento con i progetti dell'azione 2, in particolare anche dell'azione 3, e quindi con i piani di welfare attivati negli altri progetti. Tant'è vero che moltissimi dei partner dei progetti di WelfareNet poi sono anche partner o capofila di alcuni dei progetti dell'azione 2 e dell'azione 3. Inizio a descrivere un po' quello che è WelfareNet 2, chiamiamolo così, che abbiamo chiamato WelfareNet Rete in Rete. E parto dal nome. Già il nome inglese WelfareNet indica un po' la rete del welfare. Abbiamo ulteriormente sottolineato con il sottotitolo Rete in Rete il concetto di rete, o meglio il concetto di reti, perché qua stiamo parlando di tante reti che vorremmo in qualche modo attivare e cercare di collegare fra di loro. Reti di servizi, di cui poi dirò, reti di aziende che, come è già stato spiegato, se sono piccole devono mettersi in rete per attivare piani di welfare, ma anche reti tra stakeholder e tra partner di progetto che devono mettersi in gioco insieme per riuscire a portare a casa gli obiettivi che ci vogliamo porre. Allora mi sono un po' interrogato su che cosa intendiamo per la parola rete. La professoressa Messina dell'Università di Padova potrebbe tenere un master su questo. Io mi limito a farvi semplicemente notare il proprio significato della parola rete. L'altra sera a cena con mia moglie e mia figlia gli ho chiesto: se io vi dico rete, voi che cosa pensate? Poi questa domanda ci può pensare ognuno di voi. Mia moglie mi ha detto: penso alla rete del letto. Forse aveva sonno. Mia figlia mi ha detto: penso alla rete internet.
generazione internet. La rete può essere tante cose, può essere questo, che è una rete da pesca, quindi uno strumento di lavoro in qualche modo, un qualcosa che raccoglie. Oppure può essere questo, una rete di protezione, un qualcosa che in qualche modo raggruppa diversi ambiti. O ancora può essere questo, internet, o se volete meglio, punti di collegamento tra diversi nodi della rete. Però l'immagine che mi piace di più è questa, cioè tante piccole realtà messe insieme che generano un valore aggiunto. Ho addirittura pensato a una formula matematica, complicatissima come adesso la vedrete, che in qualche modo tenta di spiegare questa cosa, che è questa. Cioè la rete è molto di più della somma dei singoli componenti. E questo in qualche modo è quello che ha caratterizzato già solo la presentazione del progetto, che ha messo già in rete in qualche modo un partenariato molto molto ampio. Pensate che solo in fase di presentazione del progetto, dove per i tempi del bando avevamo pochissimo, veramente pochissimo tempo, abbiamo inserito quasi 200 partner, che su progetti di questo tipo è un numero significativo. Ma ci sono dentro un po' tutte le pluralità coinvolte, il mondo associativo, non solo Confesercenti e Confcommercio, ma anche le cooperative, l'industria e l'artigianato, ovviamente gli enti bilaterali, Italia Lavoro, che non è formalmente partner del progetto perché non poteva, ma con il quale abbiamo in qualche modo coprogettato l'iniziativa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori sia di categoria del commercio che confederali che per il tramite degli loro enti formativi, Università Ca' Foscari e l'Università di Padova e tutti i soggetti che erano capofila dei precedenti progetti della 448, come ho detto, una serie di comuni, tra cui anche alcuni comuni importanti come Venezia, USL, cooperative, volontariato, c'è il forum del terzo settore, volontariato sociale, imprese, e se mi sono dimenticato qualcuno, perdonatemi, ma i partner sono talmente tanti che davvero era facile dimenticarsi di qualcuno, perché abbiamo proprio iniziato dal voler condividere il più possibile quelli che sono gli obiettivi del progetto e cercare di fare in modo che le azioni che portiamo avanti non siano decise da pochi, ma siano in qualche modo un coinvolgimento quanto più ampio possibile. Per cui faremo anche nell'ambito del progetto alcuni tavoli di lavoro, una cabina di regia, dove saranno coinvolti più soggetti, a seconda anche della rappresentatività, e con la quale chiediamo proprio di condividere questo percorso e di portarlo avanti insieme. Veniamo a quelle che sono un po' le azioni, ma soprattutto gli obiettivi del progetto. E proviamo a, come dire, a scoprirli un pezzetto alla volta. Cominciamo da quello che ritengo sia l'obiettivo più importante e anche quello che è un po' definito dal bando, che è quello appunto della costruzione di una rete regionale di servizi, così citava il bando, ma che in realtà non vuole tanto essere una rete regionale quanto una rete di tanti reti territoriali di servizi di welfare, dove il tema non è solo e non è tanto quello di in qualche modo mappare quelli che sono i servizi sul territorio e metterli a conoscenza dei lavoratori per le aziende, ma è quello di mettere in rete una serie di soggetti che noi poi abbiamo chiamato la rete del welfare, che a vario titolo operano e lavorano sul tema della conciliazione vita-lavoro ed erogano servizi di welfare. E tra questi soggetti abbiamo inserito gli enti bilaterali, i comuni, le parti sociali, tutto il mondo del volontariato sociale, associazioni sportive, cooperative, erogatori di servizi, anche aziende private, che nella maggior parte dei casi lavorano in maniera abbastanza autonoma, indipendente
e dialogano poco fra di loro. Per fare un esempio pratico che faccio sempre, qualcuno l'avrà già sentito, la cooperativa che gestisce l'asilo nido o il comune non sanno che gli enti bilaterali danno un rimborso sull'asilo nido. Quindi banalmente anche poter condividere alcune informazioni a vantaggio poi del destinatario finale, del lavoratore. E questo ovviamente non possono essere reti regionali, devono essere reti territoriali, dove anche le nostre associazioni a livello territoriale possono giocarsi un ruolo, e su questo cercheremo di attivare delle modalità, dello strumento per fare in modo che si creano delle reti che non finiscano tra 2 anni quando finisce il progetto, ma che trovano modalità anche per andare avanti oltre il finanziamento. Ovviamente questa rete di servizi ha senso se poi viene messa a disposizione dei lavoratori e delle aziende che attivano piani di welfare aziendale. Diciamo soprattutto nell'ambito dei progetti dell'Azione 2, ma non necessariamente solo lì. Per cui la logica è che ci sia un forte collegamento in questo senso con i progetti dell'Azione 2, con quanti lavorano sulle imprese per l'attivazione di piani di welfare, per metterle a disposizione una rete regionale che poi gli esperti che mi circondano possono sostenermi su quello che sto dicendo adesso, sarebbe un caso abbastanza unico a livello nazionale, perché anche i grossi operatori che lavorano sul welfare da anni fanno fatica ad avere delle reti di servizi capillari e territoriali sul territorio. Cioè il tema non è quello di avere la convenzione con alcune strutture della grande distribuzione, ma avere quello con la convenzione con servizi tipo gli asili nido e l'assistenza agli anziani, che per loro natura devono essere localizzati e territoriali. Scopriamo il secondo pezzo del puzzle. Come vogliamo tentare di portare avanti questa costruzione di reti tramite dei laboratori, chiamiamoli così, che abbiamo chiamato Welfare Lab, e che in qualche modo hanno 2 funzioni. La prima è quello di trovare delle modalità con le quali gli operatori territoriali che vi ho appena citato riescono a comunicare fra di loro e a trovare delle modalità di fare rete in maniera operativa nel territorio. La seconda è quella che gli stessi soggetti, o anche con il supporto di altri, possano prendere in esame quelle che possono essere dei servizi, delle esigenze di un servizio nel territorio a cui nessuno è ancora in grado di rispondere, o perché costerebbe troppo, o perché è difficile attivarlo e via dicendo, ma su cui c'è un'esigenza territoriale, e cercare di capire insieme come possono attivare quel servizio che manca, o come possono portare gli operatori che già erogano dei servizi a modificare le modalità con le quali erogano i servizi in modo tale da rispondere alle esigenze del territorio. Terzo pezzo del puzzle, ugualmente importante rispetto agli altri, la definizione di un modello di welfare, parliamo di welfare di secondo livello del Veneto. E qua ovviamente è l'obiettivo su cui chiederemo il maggior coinvolgimento possibile di tutti i partner, ma anche dei non partner che vogliono coinvolgersi nell'ambito di questo progetto. Cioè qua parliamo di un modello che non vuole essere uno studio teorico, ma vuole cercare di entrare concretamente nelle dinamiche operative, creando anche strumenti operativi per quelli che poi operano nelle aziende nel territorio. Quindi partendo dai servizi di welfare, dove insieme dovremo decidere di quali servizi stiamo parlando e con che criteri è opportuno o meno opportuno fare delle scelte e delle selezioni sui servizi. Parleremo di welfare aziendale per le piccole imprese, cosa può facilitarlo, con che modalità, con che iter procedurale può essere facilitato, e sul ruolo degli enti pubblici e dei comuni, che possono essere in parte erogatori di servizi, penso per esempio agli asili nido o al trasporto scolastico, ma possono anche giocare un ruolo di coordinamento sul territorio, per esempio rispetto al tema dei tempi della città. Al centro, questo è un punto fermo, ci sono i lavoratori che sono anche cittadini, a cui bisogna rispondere rispetto alle esigenze di conciliazione. E poi ci sono una pluralità di altri soggetti che in qualche modo vi ho già menzionato, che devono trovare il loro spazio
la loro collocazione, il loro ambito all'interno di questo modello che Fabio ha già chiamato di sussidiarietà circolare, cioè il concetto che lo stesso soggetto può essere da una parte fruitore, dall'altro erogatore dello stesso servizio. Per esempio aziende private, i lavoratori, aziende private che possono, di cooperative per esempio, che erogano servizi di welfare, possono a loro volta essere interessati ad attivare piani di welfare per i loro dipendenti, come così anche gli enti pubblici, e quindi c'è un mix di competenze in cui c'è una pluralità di soggetti e di attori coinvolti, su ognuno di questi soggetti dovremmo trovare, come dire, qual è il suo ruolo, qual è il suo ambito, ovviamente sentendo diretti interessati principalmente, in modo da creare in qualche modo una vision di quello che può essere il welfare di secondo livello a livello regionale. Già questi due obiettivi sarebbero piuttosto ambiziosi, ma noi ne aggiungiamo un altro, che è quello che abbiamo chiamato Welfare Point. Ne abbiamo già sperimentato insieme ad Innova Cittadella e la cooperativa Impronte la prima apertura del primo Welfare Point in Veneto, e il Welfare Point vuole essere un punto territoriale di informazioni dei servizi di welfare, ma nello stesso tempo anche un punto di informazione interaziendale. Molte aziende, quando attivano piani di welfare, hanno bisogno che ci sia un ufficio del personale che risponda ai lavoratori che hanno bisogno di informazioni, di capire come utilizzare quei servizi. Le aziende piccole non sono in grado e non hanno un ufficio del personale per fare questa cosa, per cui l'idea è che ci sia uno sportello interaziendale che possa rispondere a questa necessità, che in qualche modo diventa anche una sorta di incontro domanda-offerta esigenze di welfare sul territorio. Possono essere sportelli collegati anche agli sportelli delle alleanze per le famiglie, per esempio dei comuni, o delle organizzazioni sindacali che comunque rispondono ai lavoratori, e che quindi siano anche uno strumento di assistenza per i lavoratori o per le imprese o le cooperative che vogliono attivare servizi sul territorio. E ne aggiungo un'altra che è stata citata già precedentemente, che è rispetto all'esigenza di non partire da quella che può essere la domanda, ma soprattutto da capire di che cosa c'è bisogno, l'abbiamo detto all'inizio, rispetto all'anzianità e via dicendo. Cioè partire dalle esigenze dei lavoratori, dei cittadini, che sono diverse per condizioni personali e familiari, per contratti aziendali, per settori, per territori, a seconda dei servizi che ci sono o meno sul territorio, ma soprattutto cambiano nel tempo. Per cui se io faccio l'indagine che noi abbiamo fatto sul progetto WelfareNet ormai 1 anno e mezzo fa con ADAT, tra 1 anno sarà vecchia probabilmente, e soprattutto se è un'indagine rivolta alla platea dei lavoratori di un'azienda, dove i lavoratori si sposano e quindi cominciano a cambiare le esigenze, fanno figli e le esigenze cambiano di nuovo, i figli crescono e le esigenze cambiano di nuovo, nel frattempo i genitori diventano anziani e le esigenze cambiano in continuazione. Quindi non è una fotografia statica, ma è un film che ha più fotogrammi, e una delle difficoltà di attivare anche piani di welfare nelle piccole imprese è che fare ripetutamente queste indagini costa. Quindi noi vorremmo avere l'obiettivo di tentare di creare un'analisi dei fabbisogni dei lavoratori e anche in parte delle aziende a livello organizzativo di welfare, che sia il più ampiamente condivisa da tutti, automatizzata e informatizzata, standardizzata e in qualche modo semplificata, che permetterebbe, 1, di abbattere i costi dell'analisi dei fabbisogni e quindi avvicinare il welfare anche alla piccola impresa, 2, di avere degli indicatori di confronto per la singola azienda che fa l'analisi, perché all'azienda io posso dire sì, faccio un esempio pratico che faccio sempre, sì, i tuoi lavoratori ci mettono 40 minuti per venire a lavoro, e l'azienda mi può dire va bene, è un bene o un male, non lo so, ma io invece posso dire guarda che la media nel territorio è che ci mettono 20 minuti, quindi è un punto su cui bisogna lavorare. E ovviamente questo è possibile se c'è un numero significativo di aziende, e anche questo è il secondo punto di collegamento con i progetti dell'Azione 2,
per poter avere dei dati significativi. Il terzo elemento che permette di collegare queste analisi dei fabbisogni direttamente ai servizi e direttamente all'attivazione dei servizi nel territorio, perché si genera sostanzialmente una sorta di osservatorio permanente delle esigenze di welfare del territorio. Mancano pochi pezzi del puzzle. Un ulteriore obiettivo è quello che è nato un po' da una chiacchierata con Italia Lavoro e con Ca' Foscari e alcuni consulenti del lavoro, dove ci siamo resi conto che quando andavamo in azienda le competenze da mettere in campo sono tantissime e molto variegate. Cioè noi avremo bisogno di un Diego Pacello piccolo tascabile da portarci dietro in tasca, avremo bisogno della Cristina, di Fabio e dell'Arianna, anche loro da metterci in tasca, il commercialista, il consulente del lavoro per gli aspetti contrattuali, qualcuno che ci aiuta nella negoziazione con i sindacati nell'attivare un accordo sindacale, qualcuno che ci aiuta nella riorganizzazione aziendale, qualcuno che ci aiuta a comunicare il piano di welfare, che è una delle cose fondamentali per poter fare funzionare un piano di welfare. Ovviamente sono tutte competenze molto alte e molto diversificate che è praticamente impossibile concentrare in un'unica persona, in un'unica professionalità. Per cui l'idea è di provare una sperimentazione, attivare un percorso di formazione in cui mettiamo soggetti che hanno competenze diverse insieme nello stesso punto e anche qua creare, se volete, l'ennesima rete di soggetti che possono collaborare insieme ed attivarsi reciprocamente rispetto a quelle che possono essere le necessità. Penultimo aspetto, anche qua è stato citato, tentare con le parti sociali dei tavoli di confronto per capire meglio quale può essere il ruolo del mondo delle associazioni di categoria e dei sindacati rispetto al tema del welfare aziendale, rispetto al tema degli accordi di produttività e se riusciamo eventualmente anche a trovare la modalità con qualche accordo quadro o riprendendo anche alcuni accordi che a livello territoriale sono già stati fatti per facilitare anche l'applicazione di eventuali accordi di produttività, sembra che sia utile rispetto a quello che diceva Emanuele, e anche nelle piccole imprese. E ovviamente tutto questo ha anche uno scopo, un obiettivo di sottofondo che è quello di formare e sensibilizzare non solo le imprese ma anche le cooperative che erogano servizi, che devono capire che gli si apre per loro un'opportunità interessante di collocarsi in un mercato delle aziende e non solo delle famiglie, le parti sociali stesse che fino ad oggi, come è stato detto, ci hanno messo poco la testa su questi temi e in generale tutti i soggetti su cui c'è bisogno, come dire, di fare un coinvolgimento allargato. Tutto questo nell'ambito del progetto verrà di fatto poi realizzato con una serie di interventi che adesso non vi elenco, che sono rispetto al formulario e alla direttiva, che è una direttiva comunque di un bando principalmente di formazione e di consulenza, per cui ci saranno interventi di formazione, ci saranno tavoli di lavoro, convegni come questo, consulenze di gruppo, alcune transnazionalità sia regionali, alcune visite studio sia nazionali che internazionali e consulenze individuali che in qualche modo ci permetteranno concretamente di portare avanti quelli che sono questi obiettivi. Chiudo dicendo un'ultima cosa, ne stavo parlando proprio ieri con Marco Italiano ed era un pensiero che avevo anch'io, che lui mi diceva, sarà difficile riuscire a governare un processo così articolato e così complesso, con così tanti attori in gioco. E certamente gli obiettivi che vi ho elencato basterebbero anche solo uno o due per dirci che sono obiettivi molto ambiziosi. E io dico sì, sono obiettivi molto, molto ambiziosi. E il lavoro sarà in salita, sarà lungo e non sarà semplice. Però pensando a questo mi viene in mente una frase della campagna Think Different della Apple, che ha sostanzialmente utilizzato Steve Jobs molto prima di inventarsi l'iPhone e tutto quello che ne è venuto dopo, che è questa:
coloro che sono abbastanza pazzi da pensare di poter cambiare il mondo sono quelli che lo cambiano davvero. Quindi chi di voi si sente sufficientemente pazzo, beh, benvenuto a bordo. Bene, siamo ben carichi di pazzia. Allora, grazie Marco. Qui abbiamo la possibilità di fare domande sia a Lorenzo che a Marco, o eventualmente anche agli altri. Abbiamo 5 minuti, quindi vi chiedo solamente di essere sintetici negli interventi. Grazie. Mi chiamo Riccardo Varotto, accompagno come collaboratore esterno un servizio del Comune di Venezia, citato da Marco, appunto abbiamo avuto più occasioni di confrontarci. Il servizio che grazie al percorso della DGR 448, Lab Altobello, Lab Extra, è arrivato dopo un'analisi dell'elaborazione a creare quello che è istituito come servizio di welfare aziendale, quindi rivolto a quei circa 3.200 dipendenti di un comune come quello di Venezia. Quindi sto spostando nel lanciare la mia domanda rivolta insomma ai relatori il punto di osservazione che assolutamente rimane valido e opportuno di un'amministrazione comunale che elabora policy, che eroga servizio, che può aiutare nel tema appunto citato da Marco dei tempi della città. Allora la mia domanda è questa, senza andare fuori tema, per quanto può apparire impopolare in quest'epoca, no? Parlare di welfare aziendale rispetto al dipendente pubblico tutelato, sindacalizzato, eccetera, eccetera, però in realtà ci sono, per chi analizza il contesto, una serie di elementi di novità, e quindi mi viene in mente Lorenzo Bandera rispetto alle alleanze locali, esperienze, ho sentito piccoli comuni, ma anche invece di dimensioni pari a quelli di un capoluogo, quanto sia possibile immaginare di poter intervenire su cosa fare leva, piuttosto quali siano le criticità, quindi aiutarci, suggerirci in che modo poi eventualmente anche dentro questa rete poter attivare qualcosa che sia rilevante, proprio perché è un percorso che sta iniziando sostanzialmente con questo nuovo ruolo istituzionale, ma penso anche all'aspetto contrattuale, Massaglia, rispetto all'Arsenale 2020, allora le diverse categorie aziendali, quanto appunto è impensabile ragionare tra pubblico e privato, se si può considerare azienda in questo caso comune, quali sono gli elementi invece dai quali si può mutuare, o come anche l'aspetto fiscale appunto citato da prima da Pascello, ecco, sulle partecipate sentivo quindi le criticità, quindi una suggestione in tal senso. Grazie. Grazie. Stefania Porchia, Sinodè. Io da anni mi occupo, arrivo al welfare aziendale partendo dai sistemi di welfare, quello che normalmente si chiama mondo del sociale, del sociosanitario. Quindi, mentre qui c'è un po' un incrocio da chi arriva a questo tema partendo dal mondo del lavoro. Quindi io credo che questi due mondi si debbano incrociare, si stanno incrociando, e anzi ringrazio per questa mattinata che è stata veramente stimolante per me. Vorrei fare solamente un'osservazione su una e che secondo me però è un filo che unisce un po' tutte le relazioni, cioè quello, e che è stato ripreso a un certo punto dal dottor Messaglia sul discorso di tutele più o meno presenti, e quindi una disparità rispetto a chi è lavoratore e su certe forme di lavoratore. E volevo dire una slide che è stata presentata verso la fine dal dottor Palazzo, in cui si metteva che il centro è il lavoratore cittadino, no? Il cuore. Allora mi è venuta una domanda alla Marzullo. È il lavoratore cittadino o è il cittadino lavoratore? Nel senso che credo che i due mondi differiscano per questo punto che è fondamentale. Parliamo di welfare universalistici, perché sennò la parola welfare secondo me rischia di creare confusione. Parliamo di welfare universalistico o stiamo parlando di welfare per i lavoratori? Questo mi è ancora un attimo poco chiaro, ma penso che se vogliamo che questi due mondi, diciamo così, del sociale e del sociosanitario più tradizionale, passatemi il termine, e del welfare come viene proposto adesso, bisogna che ce lo chiariamo. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Tufani e ci occupiamo con la nostra azienda di smart working. Volevo fare una domanda al dottor Bandera. Alla luce dell'esperienza maturata in Lombardia,
c'è un limite dimensionale delle aziende per i quali comincia a sentirsi maggiore l'esigenza del welfare, oppure anche nelle piccole e microimprese comincia a maturare questo bisogno? Ottimo, io direi che vi faccio rispondere, anche perché qualcuno comincerà a aver fame, quindi non per niente. Non si mangia. Allora, io rispondo brevemente, dopo chi vuole inserirsi si inserisca alle prime due. In realtà non rispondo, nel senso che sono due temi aperti. Non abbiamo già tutte le risposte, altrimenti non saremo qui. Inizieremo da subito a lavorare su questo, già oggi pomeriggio, per cui per esempio il tema del ruolo degli enti pubblici, di come si inseriscono, fino a che punto, il tema delle risorse pubbliche rispetto alle risorse private, sia in termini di risorse economiche che di risorse di altro tipo, strumentali, umane e via dicendo. Sono tutti temi che, come dire, fanno parte un po' dell'obiettivo, se volete, io li ho collocati all'interno dell'obiettivo del pezzo del puzzle sul modello, ok? Fanno parte un po' del lavoro che faremo in questi, non dico in questi anni perché lo concentreremo nella prima parte delle varie attività, ma fanno parte proprio di un lavoro di condivisione in cui vorremmo provare a mettere sullo stesso tavolo punti di vista molto diversi. È chiaro che se io parlo con un comune e gli sto dicendo che ho delle esigenze di lavoratori che sono riuscito a individuare all'interno di un bacino di 3, 4, 20 aziende che comunque hanno lavoratori che gravitano intorno a quel comune, per quel comune quei lavoratori sono anche cittadini, per l'azienda restano i suoi lavoratori. Per cui è un tema che comunque, che ruolo ha il welfare, il secondo welfare rispetto al welfare pubblico, è una delle cose su cui vale la pena aprire dei ragionamenti e dei confronti e individuare in che modo le due cose concretamente si intrecciano e dove ognuno trova il suo ruolo e il suo spazio. Vai Lorenzo. Io rispondo rapidamente alla domanda specifica, che quello che emerge è che spesso la piccola e piccolissima azienda non ha neanche la percezione, c'è un bisogno ma non ha la percezione che quel bisogno può trovare una risposta sul territorio. Quindi non è tanto il problema c'è un problema alla base, cioè che spesso non c'è consapevolezza del bisogno, nel senso che il bisogno è chiaro e evidente, ma non c'è consapevolezza che quel bisogno può trovare una risposta attraverso un canale tendenzialmente non conosciuto da un dipendente di una piccolissima azienda, che è l'azienda stessa. Quindi, per rispondere alla domanda, nel momento in cui si crea una consapevolezza, si forma una rete che inizia a creare consapevolezza e nelle aziende e nei membri delle aziende, anche piccolissime aziende iniziano a sviluppare la necessità di trovare delle risposte innovative ai bisogni dei propri dipendenti. Un esempio interessante è quello della rete Giunca Livarese, che si è sviluppata sempre attraverso la rete territoriale di conciliazione, in realtà prima poi ha aderito, dove sono presenti sia grandissime aziende sia aziende di pochissimi dipendenti che si sono messi insieme appunto per affrontare determinati bisogni insieme. Fabio, mi viene da intervenire da mamma e da lavoratrice del settore, che è anche una battuta un po', cioè abbiamo questo miraggio o questo retaggio per cui stiamo smantellando il welfare universalistico perché ne impariamo un altro. In realtà questo welfare universalistico prevedeva che mia madre non lavorasse, che i miei nonni dai 60 in poi accudissero qualcuno. Quindi abbiamo vissuto forse in un periodo di ricchezza in cui ci è sembrato che tutto funzionasse, ma si basava su dei pilastri che probabilmente avevano i piedi di sabbia e appunto d'argilla. Quindi io penso che quello che oggi faremo sarà cominciare a imparare tutti a maneggiare degli attrezzi nuovi.
Questi attrezzi nuovi ci stanno dando delle grandi possibilità, ce le stanno dando già dal 2000, già dal testo unico delle imposte sui redditi, ma non li maneggiavamo, non li conoscevamo. Ora probabilmente è anche l'occasione per ridirci che cosa intendiamo per universalistico, quindi per usarli propriamente e farci un'idea invece di quello che vorremmo fosse garantito a tutti. Certo che l'esercizio per cui, e oggi pomeriggio iniziamo a lavorarci, capiamo che cosa possiamo fare anche con le nostre competenze, le nostre forze e la nostra consapevolezza è il minimo, perché potevamo già ieri, ma chissà perché non l'abbiamo fatto, forse per pigrizia o perché non avevamo voglia di conoscerlo meglio. Bene, Manuela? Sì, anch'io volevo aggiungere qualcosa su questi due interventi. Rafforzando in parte quello che appunto stava dicendo Arianna sul primo punto, volevo invitare un po' a allargare il campo di percezione. Primo, per quello che riguarda il welfare aziendale, spesso i servizi offerti dal welfare aziendale sono offerti ai figli, ai parenti, dei lavoratori, no? Quindi a volte ha anche un effetto che va al di là del singolo lavoratore, ma della popolazione, diciamo, familiare intorno. Secondo, maneggiare questi nuovi strumenti, come ci diceva Arianna, consente anche di capire su dove concentrare le forze laddove ci sono pochi soldi, no? Io vedo spesso che anche per esempio in molti assessorati, faccio riferimento alle politiche regionali che si occupano di lavoro, ci sono un sacco di interventi di politica sociale. Nel sociale si fanno interventi che vanno più su altri versanti, cioè se riusciamo a maneggiare gli strumenti riusciamo anche a capire che cosa, no, di quell'universalistico si perde, e quindi è bene concentrare l'attenzione, quindi è inutile che magari le politiche sociali facciano un balmundo sul welfare aziendale, potrebbero concentrarsi su quella componente, insomma, su rendere un po' più gestibile, cioè vedere poi tutti gli altri strumenti, anche quelli che possono coprire quelle categorie che resterebbero fuori se uno si concentra solo su una categoria, perché gli strumenti sono tanti, poi non c'è solo il welfare che sostituisce il welfare aziendale privatistico, che sostituisce il precedente. Invece sulla piccola volevo solo portare una piccola testimonianza. Nella mia esperienza noi abbiamo fatto piani di welfare in una farmacia di 10 persone e l'abbiamo costruito su misura. In un altro piccolo supermercato di 40 persone abbiamo adottato strumenti sofisticati di miglioramento, di gestione, come l'analisi degli sprechi che fanno gli ingegneri gestionali nelle grandi industrie, l'abbiamo applicata al supermercato e ne abbiamo trovato dei risultati. Diciamo, è chiaro che va fatto un vestito ad hoc, però ci sono esperienze interessantissime, ovviamente, che si possono fare con strumenti che sembrano banali, più semplici, ma che sono a tutti gli effetti welfare aziendale, cioè l'adozione e che sfruttano le opportunità offerte dalla norma, così come lo fanno le grandi aziende. Grazie. Manuela? È solo una provocazione per provare a comprendere la dimensione di quello di cui stiamo parlando. Noi stiamo prendendo una strada sulla regolazione del welfare che in realtà non ha una vera e propria regia, non è chiaro dove stiamo andando, non è chiaro non solo a Sistema Italia, in genere a tutto l'Occidente, in Italia particolarmente se vogliamo, ma in genere questo riguarda tutto l'Occidente. Però la sfida, il passaggio è vertiginoso se uno ci mette la testa, perché la domanda di fondo è quanto accettiamo o quanto siamo disponibili ad andare come sistema economico di regole e sociale verso una società che non ha più il lavoro al centro. Perché se il lavoro diventa sempre di più esperienza residuale, io
darò welfare forte a chi lavora e dovrò fare reddito di cittadinanza per chi non lavora. Se invece riporto al centro il lavoro, riesco a legare tutto il sistema di contributi, di assistenza sociale alla dimensione lavorativa. E il punto è che qua, cioè, non so neanche se si può scegliere, però dietro tutti questi temi convergono, che è questo, cioè quanto lavoro ci sarà nella società del futuro. E in base a questo, quindi quanto ce ne sarà e quanto accetto che non ci sia, devo orientare l'offerta di welfare pubblico e l'offerta di welfare aziendale. Perché a quel punto lì, no, su numeri più piccoli riesco paradossalmente a fare più welfare aziendale, che magari diventa anche sostitutivo, però poi devo trovare una soluzione per chi non è dentro il sistema di lavoro. Anche perché chi lavora lavorerà sempre di più in termini di età. Io ho fatto il giochino della previdenza, della previsione con la mia età, viene 70 anni puri. Cioè era facile, lo potevo fare anch'io, non c'era bisogno di Boeri, però viene 70 anni, il risultato è 70 anni, ok. Quindi si lavorerà di più, però magari lavoreranno in meno, quindi hai da un certo punto di vista meno welfare familiare, perché quelli che lavorano di più, perché non hai più i nonni e così via. Ma per quelli che non lavorano cosa fai? Che rimangono fuori dalla partita del welfare sia contrattuale che aziendale, perché quello è certamente legato per ora alla natura dipendente. Dovrai trovare un sistema diverso. È un punto di domanda che interroga in realtà trasversalmente come discipline tutto il mondo occidentale, però è una partita molto, molto grossa. Bene, grazie. Allora, vista l'ora, non perché non voglio fare intervenire nessuno, ma perché poi comunque abbiamo il laboratorio oggi pomeriggio. Dico solo una parola che ho detto all'inizio. Il tema potrebbe essere che concilia il tema privato, il tema aziendale, il tema dei comuni, il tema delle regioni, il tema dello Stato, il tema di tutti i cittadini, perché un altro soggetto importante che sarà sempre più presente saranno i cittadini, quindi al di fuori anche delle organizzazioni, perché il cambiamento che sta avvenendo è anche quello di disintermediare. Quello che sta succedendo nel web è questo, quindi culturalmente i cittadini saranno sempre più soggetti attivi. Il problema è che appunto questa pluralità di soggetti che cresce sempre di più avrà bisogno di essere governata e dovrà essere una governance comunque che è mobile, che si continua a costruire e poi a cambiare nel tempo. Quindi il tema della sussidiarietà, che purtroppo ne parliamo troppo poco e soprattutto non mettiamo mai in pratica, è il tema centrale. Quindi io lo ripeto perché è centrale su questo, quindi tutti i soggetti hanno questo come tema centrale. Arianna, cosa facciamo oggi pomeriggio? Torniamo ai nostri compiti. Allora, oggi pomeriggio ci divideremo in 4 gruppi, per cui avete il pranzo per chiarirvi le idee su dove volete andare, se non l'avete già fatto, perché in realtà molti di voi hanno già espresso una preferenza, e ci divideremo in 2 gruppi, uno sul welfare aziendale, un gruppo lavorerà sui servizi di welfare, uno sul welfare di comunità e l'ultimo sul welfare contrattuale e bilateralità, quindi welfare aziendale più centrato sul mondo azienda e organizzazione dei servizi e del welfare a livello aziendale, un altro invece più servizi di welfare per spiegare anche lato servizi, cioè come li organizzo, come li penso, e anche il lato erogatore dei servizi. Il primo, welfare aziendale, chi si iscrive avrà il piacere di lavorare con me e Marco Palazzo. Il secondo, servizi di welfare, con Fabio e Daniela Moro, che è lì davanti. Welfare di comunità, con Cristina Calzavara, invece si occuperà della dimensione della comunità, e quindi avete visto le relazioni tra gli enti, tra i vari soggetti che lavorano sul territorio, come interagiscono, come anche ottimizzano la progettazione e poi l'erogazione dei servizi. E l'ultimo, welfare contrattuale e bilateralità, coordinato da Marco Italiano, non ricordo il partner, suggeritemi.
con Massagli lavoreranno sulla, ovviamente come avete avuto modo di sentire dalla presentazione, sulla parte contrattuale, quindi il ruolo dei vari livelli contrattuali, l'aziendale, bilaterale, territoriale, nazionale e così via, come la contrattazione può essere uno strumento. Mi sembra che abbiamo anche delle comunicazioni di servizio, cioè l'indirizzo del sito da cui scaricare. Sì, esattamente. Per qualcuno di voi ha chiesto i materiali verranno pubblicati tutti nel sito welfarenet.it, quindi troverete nei prossimi giorni i materiali lì per poter scaricare, comprese anche la registrazione video che è stata fatta. E niente, ringrazio... Dimmi. Scusami Fabio, non so se la scheda, cioè il compito della compilazione della scheda per chi non può trattenersi al pomeriggio, ci teniamo che cominciate, Marco aiutami se appunto dimentico qualcosa rispetto a questo, ci teniamo a che venga compilata rispetto alle vostre esigenze, preferenze, perché partiranno dei percorsi da oggi in poi e quindi per chi non riuscisse a trattenersi oggi vi chiediamo di compilarla. E grazie Silvia. Quindi consegnatela, compilatela e consegnatela prima di uscire. Gli orari di oggi pomeriggio i lavori inizieranno attorno alle... Ora che ore sono? Dico una cosa brevemente sulla scheda. Siccome siamo tanti, vogliamo coinvolgere soggetti molto ampi, l'idea è quella che ognuno di noi, ognuno di voi in qualche modo ci comunichi un primo interesse rispetto a chi vuole essere coinvolto su che cosa. Alcuni interventi possono essere anche impegnativi in termini di riunioni, di appuntamenti, di calendario, eccetera, per cui tenete conto di questi elementi, oltre che dell'apporto che ognuno di voi può dare rispetto alle varie attività che faremo. Alcuni interventi sono di tipo più formativo, altri sono proprio dei veri e propri tavoli di lavoro, per cui abbiamo bisogno di raccogliere un minimo di interessi / esigenze che avete per poi poter strutturare i vari interventi. Scusate, non so se possiamo dire anche che l'orario delle 18, diciamo, da programma, in realtà la nostra intenzione è di chiudere prima, quindi vorremmo fare dei lavori di gruppo che si chiudono entro le 4:30, diciamo, e in plenaria tirare le fila dei lavori e chiudere per le... Marco Palazzo, lo dici tu? 5:15, 5:30 massimo. Tra l'altro, sì, adesso facciamo un'oretta di pausa, quindi alle 2:30. 2:30 perché altrimenti uno non quindi fa neanche a 2:30 tempo. ci ritroviamo. Dove trovano i gruppi? Perché noi non rientriamo qui. Allora, ultima comunicazione di servizio, troverete i cartelli che vi indicano dove sono i vari gruppi, quindi non ci ritroviamo qua. Potete lasciare qui tutto, potete lasciare qui tutto e andare di là all'entrata che c'è il pranzo. Buon pranzo. Io non ho avuto tempo, ti faccio una domanda di rubo 30 secondi. Invece lato